molto... Ma quanto si... No, quanto caricare? L'ho fatto caricare. Però ho detto, ho lasciato qui due, Ok. se serve perché ieri mi hanno dato Ok, però lo uso. Poi se si scarica lo vediamo. Allora, sono e mezza, io inizierei. Buongiorno a tutti, dai, io propongo di iniziare. È vero che si fa sempre il quarto d'ora accademico e siamo già alla mezz'oretta più che accademica, anche se siamo intimi, però è il terzo giorno, quindi sicuramente è domenica, c'è il mare, ci sono tante cose che la Sardegna offre, quindi chiaramente anche questo è importante. Sì, inviterei a sedersi tutti, inviterei anche Sua Eccellenza a venire più vicino. In questi 3 giorni abbiamo parlato di tanto, abbiamo parlato di tutti i continenti, oggi sarebbe dedicato all'Oceania, perché comunque è un continente che magari è poco rappresentato, è vero che ci sono anche pochi paesi, è vero che sono anche, soprattutto l'Australia, sono paesi anche abbastanza sviluppati, quindi magari sono loro recettori di migranti e non propulsori di migrazioni, quindi ne stavamo parlando prima anche con Sua Eccellenza riguardo a quello che sono le similitudini con la Sardegna, perché l'Oceania alla fine è tutto un insieme di isole, che sono tantissime, sono diversi arcipelaghi, a parte appunto l'Australia che come isola, e come tutte le isole hanno questa forte radicalizzazione sulle tradizioni, sulle lingue, sulle cose, e quindi chiaramente noi cerchiamo sempre di trovare similitudini che abbiano con i nostri paesi di origine, quindi ognuno di noi quando viene ovviamente cerca di vedere se c'è qualche cosa da un punto di vista, l'abbiamo detto, no? Col cibo, se c'è qualcosa che riconosca, a parte il caldo, che qualche volta diciamo questo caldo africano, quindi c'è qualche similitudine, no? con il mondo che ci circonda. E quindi oggi, alla fine di questo percorso di questi mondi, vogliamo onorare comunque l'Oceania, perché all'interno del coordinamento non c'è nessuna associazione dedicata, però gli vogliamo dare comunque uno spazio, perché fa parte, magari la volta prossima facciamo pure l'Antartica e ci mettiamo i pinguini. E di conseguenza questo era un pochettino il percorso che volevamo realizzare con questi 3 giorni del mondo in Sardegna. Io inviterei Elisabeth, così facciamo anche un piccolo resoconto di quello che ne è venuto fuori, di quello che sono state le tematiche che abbiamo potuto sviluppare all'interno di questi 3 giorni con tutti gli intervenuti. Ricordiamo che in totale sono stati 57, quindi è stato un lavoro importante di testimonianze, o perlomeno non solo testimonianze ma anche altre situazioni. E abbiamo avuto persone appunto che hanno fatto anche balli, canti, insomma siamo stati veramente, veramente bene. Meno la cernia dell'altro giorno. Vieni Elisabeth, così poi invitiamo Sua Eccellenza a porre un saluto per la comunità. Eccoci qua. Allora, lei come sapete è la Presidente del coordinamento, stiamo lavorando molto su quello che è proprio lo storytelling, no? A me piace questa parola, di cambiamento, dove cerchiamo di far capire agli autoctoni che il migrante non è soltanto un pregiudizio, quindi non è soltanto il fazzoletto venduto, non è soltanto la zattera arrivata, e quindi ci sono tante situazioni. Molti di noi infatti quando si parla di migrazioni dice ma io sono venuto in aereo, sono venuto per amore, sono venuto per altre cose, sono venuto per studiare. Molti anche se fanno, che ne so, le badanti, stiamo lavorando proprio con la comunità filippina per il riconoscimento di molti titoli. Siamo riusciti, per esempio, adesso c'è una prima filippina che lavora al Brozzu come infermiera,
e quindi è proprio laureata in infermeria anche se nelle Filippine, poi ha fatto un processo che gli è durato tanti anni per poterla convertire qua, è quasi prossima alla pensione, però finalmente è riuscita ad entrare nell'ospedale come tutti gli altri. Ha avuto non poche difficoltà perché chiaramente il pregiudizio è sempre, però finalmente è dentro e quindi è molto contenta. E questo è un lavoro che stiamo svolgendo anche come coordinamento anche per tante altre situazioni. Abbiamo parlato appunto col Bangladesh, che lo stesso è una comunità molto presente sul territorio, molto lavoratrice e poco presente magari nei momenti, anzi sulla questione dell'interreligiosità bisognerebbe noi avvicinarsi quando loro fanno le loro dimostrazioni, funzioni. Oggi c'è anche la festività accelerano, diciamo. Allora Elisabeth, che cosa ti sei portata dentro di questa 3 giorni? Cosa mi sono portata dentro? Si sente? Sì, sì. Sì. Bene. Ciao, buongiorno a tutti i presenti. Grazie a Sua Eccellenza che è qui con noi puntualissimo alle 9. Sì. Quindi, essendo Catania, poi la Sardegna è comunque l'Africa, perché però anche Latino America non scherza, no? Sì. Gli appuntamenti, ma anche quando ti danno indicazioni, no? Diamo indicazioni. Ah, guarda, è proprio lì, lì sono sul territorio sardo, sul territorio italiano e gli autoctoni, quindi maggiore dialogo, perché questo favorisce la convivialità, siamo cresciuti, ci sono e ci saranno sempre, però dobbiamo parlarne per poterli contrastare e questo si fa solamente attraverso il dialogo e queste 3 giornate me lo hanno confermato dagli ospiti, alcuni che sono venuti dal continente. Sì. E che si sentono proprio parte della cultura italiana, della cultura dove si trovano. C'era questo consigliere del comune del municipio 3 di Milano e lui dice: io non mi sento bengalese, no? Mi sento un cittadino milanese che non sente questa differenza. Ok, ma non c'è una musichina sottofondo, insomma, un requiem? Il nostro vescovo a Cagliari dal 2020 è un vescovo che, come si evince adesso, sempre con noi, nonostante i suoi impegni varie, perché non è solo il nostro vescovo, ma è anche il segretario della CEI. Quindi anche lui è il nostro vescovo è un residente nello spazio e non per andare in vacanza ma per portare avanti la sua missione che è stato chiamato a svolgere e ha accolto con molta gioia, perché quando partecipa io l'ho sempre visto col sorriso e il piacere di essere con le persone. Si legge proprio, mi trasmette questo, il piacere di stamattina e speriamo arrivi un po' più di audience, però se no siamo pochi ma buonissimi. Non ho dubbi, grazie. A parte che comunque rimane un documento. Il nostro vescovo ha trovato anche un progetto che ha abbracciato di oggi. Alcune cose le vorrei dire, ma brevemente. La prima è l'importanza, nel momento in cui parliamo delle migrazioni, quindi dei popoli, della parola cultura, che indica un modo particolare di guardare il mondo, di pensare ai significati del nascere, del morire, dell'affettività, del mondo intero. Papa Francesco aveva dei verbi con cui coniugava l'impegno dell'accoglienza, ma poi man mano ne ha aggiunto un altro, che è la valorizzazione, che deve contrastare la tendenza all'assimilazione.
È vero che siamo tutti cittadini, da cui è stato segnato e collegato a una cultura. E secoli la cultura ebraica senza uno Stato ebraico, né a un territorio, tanto che lei veste un abito di cultura. Esatto, io vengo dalla Repubblica Dominicana, certo. E questo è un vestito africano. Perché man mano si incontrano altri, quindi questo vorrei dire anzitutto, che il bello, ciò che fa godere, è incontrare gli altri nella loro cultura. Esatto. L'altra cosa è che il luogo è il momento, la circostanza in cui le diverse culture, i diversi popoli devono incontrarsi per costruire assieme una casa comune. Questo è decisivo perché è una casa davvero accogliente, deve ospitare tanti colori, deve esigere o promuovere la partecipazione di tutti. E questa è l'altra parola, partecipazione. Perché ciascuno ha diritto ad essere protagonista ad una partecipazione, alla fine le cose più che un dovere dell'ente pubblico, però non dobbiamo aspettare solo l'ente pubblico, già incontri come oggi significa che creiamo un'alleanza, un patto di collaborazione, sapendo naturalmente che per quanto mi riguarda sono un uomo evidentemente del culto, di Dio, della Chiesa, il fattore religioso in tutto questo è un fermento importante, perché quando l'uomo pensa al proprio destino a 2 anni, per capire dobbiamo parlare con chi è protagonista delle cose. Questa è la cultura dell'incontro, che significa che lui ha un po' modificato di 1 millimetro il mio pensiero, nella speranza che quel caffè modifichi il suo. E questo è l'incontro, cioè una sorta di diritto alla contaminazione, naturalmente individuando punti non, che non possono essere rimessi, per esempio la dignità dell'uomo, la dignità della donna, per esempio il tema della... dato che questo è un momento del dialogo e altri interventi. Bene, grazie, buona mattinata. Grazie. Sì. Sì. Ok, abbiamo Don Felix online. Sì, già, sì. È che lo sfondo bianco non risaltava. Però ha sorriso, adesso sì. Adesso... Riuscite a sentirmi? Sì, ti sentiamo benissimo noi, Ecco sì. Don Felix, che è il nostro parroco ad Ossi, provincia di Sassari, anche lui è un membro del coordinamento delle diaspore ed è stata parte super attiva in questa organizzazione. Quindi oggi non è potuto essere presente con noi, c'era gli altri giorni, dal Congo alla Sardegna, dalla Sardegna a Cagliari, da Cagliari esattamente a Pirri, con noi. Per avermi introdotto, anche se poi, ripeto, avrei voluto essere lì presente in mezzo a voi. Ringrazio Sua Eccellenza per le bellissime parole, anche di incoraggiamento e di richiamo anche a quelle che sono state le tematiche che abbiamo sviluppato in questi giorni. In questi giorni abbiamo parlato della cultura dell'incontro, come anche l'ha sottolineato Sua Eccellenza, il rapporto, il dialogo con quelle che sono le fedi o le religioni presenti nella nostra isola. Ecco per cui la ricchezza culturale porta anche questo, il modo in cui si vive ognuno la propria fede, però tutti che la religione... Applaudiamo più forte, visto che... no. Grazie Juliet. Allora, nell'attesa che si colleghi l'imam, l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Per quanto riguarda la questione della professionalizzazione, diciamo così, di queste reti. Queste reti all'interno dei contesti, a parte le varie organizzazioni che se ne stanno occupando, noi abbiamo in questi 3 giorni avuto 3 concordati, diciamo così, uno con l'ANCI proprio per la costituzione dei vari
di questa rete attraverso tutti i comuni della Sardegna. Abbiamo con il comune di Olbia invece il progetto CITIE, voluta a livello provinciale, continuiamo ad andare avanti. All'interno di tutto ciò, a livello nazionale, si sta anche arrivando a cercare di capire come dare un vero supporto a quello che è le migrazioni, prima di tutto accorpandole tutte. Come ho detto, io sono adottivo, quindi è una forma diversa ancora di migrazione, oltre a quella lavorativa, oltre a quella politica, oltre a quella sociale, oltre a quella d'amore, hai tante sfaccettature, oltre alle migrazioni interne, dove appunto c'è il carabiniere, ma anche lo sostenibile, e questo si può fare insieme tutti. Ma anche più solidaria. Io vi racconto una cosa, che a livello nazionale c'è la CAI, che è proprio la Commissione nazionale delle adozioni internazionali, dove non c'è un adottato che possa parlare dei rapporti tra l'Italia e noi, in maniera tale da farli intervenire anche sulla questione culturale, perché una delle grandi deficienze che ho avuto io come adottivo, ma parlando anche con altri, è proprio questa la differenza culturale del gap, del fatto che non avessero nemmeno una cultura adeguata per la ricezione di una persona nuova all'interno del loro contesto di vita. E questo, anche perché quando ho detto bionda, no, sai, tra i miei pregiudizi ho detto no, questo non può essere, e invece no, è una professionista fantastica. Certo. Sì, che c'è stata già con noi qua, ok? Quindi la introducerai tu, così siamo... Quindi Iman è una attivista anche lei per i diritti umani, ha una ONG in Libano che sta vicino ai popoli, alle persone che soffrono, e quindi noi. Prego Iman. Iman. Bonjour Félix, bonjour à tout le monde, bonjour Elisabeth. Excuse-moi, je vais faire mon intervention en français, ça va? È Rana che farà la traduzione. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité de me donner l'opportunité de parler. Cher le président du coordinamento en Sardaigne, je vous salue du Liban. Iman, excuse s'il te plaît, excuse. Donc, si comme la traductrice est Rana, et donc elle parle pas les français, et donc vous pouvez parler en arabe. Ok, j'ai préparé mon intervention en français, donc c'est plus facile. C'est plus facile pour toi, e quindi fai tu, partecipazione, che ieri mi avete... Responsabilité politique, sociale e morale. Ma anche per poter in qualche modo dare maggiore attenzione a quello che per noi è una situazione che coinvolge la parte sociale e morale. Les organisateurs du coordinamento SARD m'avaient proposé un titre, Le Liban et la Sardaigne, il coordinamento mi ha proposto un titolo che è appunto la Sardegna e il Libano. Le Liban et la Sardaigne, deux terres de mer, de rencontres et de résilience. Una terra di mare, di incontri e di resilienza. Et j'ai exigé d'y ajouter un mot, l'avenir. E volevo anche aggiungere una parola, l'avvenire, perché? Parce que le passé ne m'intéresse que s'il est clair ce que nous devons bâtir. Ma è un qualche cosa che dobbiamo discutere e dibattere. Et je ne suis pas venue ici pour témoigner du désastre ou de la situation actuelle du Liban. Per parlare della situazione attuale dei disastri del Libano. Ni pour regarder en arrière. E non per per guardare il passato, ma sono venuta qua. Et je suis venue pour proposer des solutions avec le Nord. Et enfin, che ha coinvolto anche non solo la parte del Sud, ma anche una parte un po' del Nord, ma infine. Et enfin, une nouvelle vague de guerre et une grande escalade depuis le printemps 2026 qui a déplacé plus d'1 million de personnes à l'intérieur de nos propres frontières, des milliers de familles. 2 milioni di persone nel territorio, ma anche famiglie.
Des milliers de familles entières ont été abandonnées à leur sort, survivant dans des conditions indignes. Che hanno lasciato proprio le loro situazioni in una situazione indigna che non è insomma valutabile. Ils vivent dans les rues et dans les écoles dans des conditions indescriptibles. Che vivono nelle strade e nelle scuole in condizioni che non sono descrivibili. Le cessez-le-feu actuel est une trêve, pas une paix, et la peur et la précarité restent à notre quotidien. La situazione è particolare che anche la situazione risulta molto critica nel quotidiano. Et à cela tout s'ajoute une réalité sans équivalent, où sur un territoire, una situazione equivalente le Liban accueille aussi plus d'1 million de réfugiés syriens et des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Anche palestinesi. C'est la plus forte concentration de réfugiés par habitant dans una delle notre più forti région. concentrazioni di rifugiati a livello più ampio. Et ici, pour Midal, ce ne sont pas des chiffres de statistiques. Par rapport à notre réalité, ce sont les réfugiés sont de nos réalités de terrain, ce sont des bénéficiaires et ce sont Sui territori che riguardano appunto de notre sujet, l'identité et la paix. che è importante per noi per ridare un maggiore aiuto e supporto anche alla pelle di queste persone. De plus, un peu, je veux vous expliquer aussi la situation aussi au Liban, où le Liban compte 18 communautés religieuses Vorrei reconnues. anche raccontarvi la situazione del Libano, che oggi conta 18 comunità religiose. Les observateurs extérieurs y voient souvent une fragilité structurelle, une faille sismique condamnée à la rupture. Che l'osservatorio presenta diverse problematiche che riguardano appunto anche la sua struttura. Mais c'est une erreur fondamentale dans la lecture. Et je dirais cette diversité n'est pas un problème pour le Liban. Elle est sa texture profonde, elle est sa richesse potentielle. Che in qualche modo riguarda sia la struttura di chi ci sta, ma anche il suo potenziale. Oui, le véritable danger ne réside jamais dans l'identité elle-même, mais dans l'instrumentalisation politique. L'importante è l'identità, ma non la parte insomma politica, l'identità sociale. Lorsque des acteurs nationaux ou internationaux transforment une apparence culturelle ou confessionnelle en arme de polarisation, la société se fracture. Ce n'est pas l'identité qui tue, c'est l'identité confisquée, défigurée, militarisée qui tue. Donc, on peut, pour conclure ça, l'identité bien comprise n'est pas ce qui nous sépare, c'est le socle de notre solidité, ce qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre, de négocier avec lui, sans craindre de disparaître en lui. Che è importante in questo caso trovare anche una maggiore attori nel territorio che possono supportare l'identità e i progetti dei protagonisti e quindi rafforzare in qualche modo anche l'identità. Et de là, on peut dire que la paix n'est pas un texte signé dans une capitale européenne ou dans un pays international. Ce n'est pas une résolution du Conseil de sécurité, c'est une pratique exigeante, une discipline de chaque instant, un choix à reconduire chaque matin. È una responsabilità che si deve portare all'interno dei territori ogni giorno e non solo in determinate situazioni. C'est précisément ce que nous pratiquons à Midal. Quello che pratichiamo all'interno dell'associazione di Midal. Une organisation non confessionnelle et non partisane. E non politicizzata. Nous travaillons dans un environnement ultra polarisé. Lavoriamo in uno sviluppo molto centralizzato e focalizzato. Et cette neutralité n'est pas une faiblesse, c'est notre force stratégique la plus précieuse. E questa è per noi una forza strategica molto importante.
Et elle est la seule condition qui nous permet de réunir, par exemple, dans une même pièce, des jeunes che ci permette ou di des femmes riunire nello stesso chrétiens, posto uomini e anche donne cristiani, sunnites, chiites, druzes, di diverse religioni, c'est-à-dire diverses religions et des réfugiés syriens, palestiniens, irakiens. anche rifugiati iracheni di diverse provenienze, palestiniens et syriens. palestinesi e siriani. 2 minutes pour fermer, s'il te plaît. Excusez, Imam, et on reste 2 minutes pour fermer, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, je vais terminer juste cette idée questo concetto, et passer à la dernière. e poi passo al prossimo punto. Juste pour faire des acteurs de changement de ces participants. Chiare per ai partecipanti di quello che facciamo. Donc, je vais passer juste à la relation entre la Sardaigne et le Liban, Parto giusto alla relazione conclusiva, quella della Sardegna col Libano. Ok, je vais parler directement de la relation entre Liban et Sardaigne, Sì, parlo di questo parce tema, que della relazione appunto je tra vais la Sardegna raconter e il Libano. Vorrei raccontare una storia très intéressante. Il y a plus de 3000 ans, des marins phéniciens partis de Tyr, che sono partiti du Liban de Tyr, ont traversé la Méditerranée vers l'ouest et ils sont venus en Sardaigne. Sono arrivati in Sardegna. Et ils ont bâti là-bas ils ont été à Nora et à Sant'Antioco en Sardaigne. Et cette histoire a été gravée depuis les Phéniciens et je suis en train de résumer. Je peux parler de ça pour dire que cette histoire, l'ancien a été bâti entre le Sardaigne et le Liban. Et comme la Sardaigne et le Liban possèdent une identité forte, fière, ancrée, une langue, une culture qui a traversé les influences. Et c'est précisément cette compétence, cette intelligence que le Liban s'efforce et la Sardaigne de préserver au cœur de che hanno preservato anche de cette situation. La forza, ma anche la propria identità. Ma je vais terminer parce que vorrei chiudere perché j'ai déjà préparé un peu une feuille de route pour la proposer ici, mais je peux le partager avec vous pour le mettre dans votre peut-être journal ou comme ça. Giornale o nel vostro. Parce que ok, je vais conclure dans cette dernière minute pour dire, permettez-moi de terminer par l'image qui ne me quitte plus depuis que j'ai commencé à préparer cette intervention. Il y a 3000 ans, nos ancêtres ont traversé cette mer sur des navires, des bois fragiles, sans boussole, sans satellite, guidés par des étoiles. Lorsqu'ils se sont rencontrés en Sardaigne, ils n'ont pas choisi la méfiance, ils ont choisi la confiance, l'échange et la co-construction. Hanno scelto appunto l'incontro. Et ils ont bâti des cités qui existent encore depuis des millénaires après leur mort. En juin 2026, nous disposons de satellites, de plateformes, de visioconférences et de budgets de coopération. Nous avons infiniment plus d'outils que ces marins qui naviguaient à l'aveugle ont fait. Et pourtant, la Méditerranée est devenue une cimetière pour des milliers de désespérés, des temps entiers dans notre di incontro, ma anche per trovare le persone in situazioni così anche disperate. Dans notre région centre de Chir, on a d'identité défigurée par la politique. Et ma terre, le Liban, continue de saigner.
Donc, mon message, si nos ancêtres ont réussi à trasformer cette mer en espace de civilisation et de paix, credo che sia importante ricordare che il Mediterraneo sia un luogo di incontro, anche socializzazione. Nous n'avons, en 2026, absolument aucune excuse pour échouer là où ils ont réussi à commencer. Per iniziare questo nuovo processo. Grazie. Merci beaucoup. Et comme vous déjà savez, nous ici, le coordinamento diaspora in Sardaigne, et tous les diasporas et les Italiens aussi, la communauté que vous avez déjà rencontrée quand vous étiez ici. Et nous sommes proches à les personnes libanaises et aussi toutes les personnes qui dans ce moment et dans la tribulation de la guerre, des conflits. Donc, nous sommes là et on espérait donc de vraiment avoir la possibilité d'organiser quand même en ligne et quelques conférences aussi avec toi et pour faire des approfondissements et pour avoir des informations ponctuelles et sur la situation au Liban et pour voir si finalement aussi on peut trouver un chemin, une route de collaboration plus ponctuelle pour vous. Merci de votre participation. Merci. Reste avec nous jusqu'à que le temps est possible pour toi. Et donc... almeno sintetizza quello che hai detto tu, perché poi se no serviva di nuovo Carlo. No, le ho semplicemente ringraziato per essere con noi e le ho detto, visto che lei è già stata qua, che il coordinamento delle diaspore e quindi tutte le diaspore e anche le persone italiane, i sardi che abbiamo già incontrato quando lei è stata qui in Sardegna, abbiamo a cuore il popolo libanese così come tutti i popoli che stanno soffrendo a causa delle guerre e dei conflitti attivi nel mondo e che quindi speriamo anche con lei, anche se online, di continuare a organizzare delle conferenze dove lei può avere più tempo per spiegarci e raccontarci, visto che lei è sul territorio, quindi lei potrà sapere più di noi e quello che succede realmente rispetto a quello che noi possiamo apprendere dalle notizie. Ok, questo era... Ok, vai, ne approfitto visto che l'ho citato, Carlo, e ringraziamo tutti i ragazzi di Unica Radio, dell'Università grazie, che sono 3 di Cagliari, giorni qui con noi. Esatto, che hanno seguito e dato la diretta a tutto l'evento. In tutte le vesti, esatto, anche diasporiche, perché poi... Sì, anche Carlo è una diaspora. Ringraziamo anche Radio Calaritana che ha dato ampio spazio anche a noi. Benissimo, adesso io... Quindi adesso, ieri avevamo dall'America Latina il professor Iafrate e oggi adesso anche dall'Oceania, anche oggi il professor Iafrate. Quando uno a livello culturale ha più frontiere, quindi non c'è nessun problema. Siamo globalizzati, ma come ha detto il nostro vescovo, la globalità non ci deve togliere l'identità. Esatto. Ecco, quindi prego professore. Professore Lefarate. Grazie, buongiorno. Non vedo l'avvocato Setsu che dovrebbe preparare. Buongiorno a tutti e a tutti, insomma è un piacere, io solo semplicemente per richiamare quello che accade a livello di mutamenti climatici nell'Oceania. Ci sono bellissimi interventi da parte del Comitato ONU per quanto riguarda, vedete qui vi ho messo una slide proprio per farvi capire com'è interessante. La sentenza anti-Kyoto contro Nuova Zelanda. Cos'era il caso? Questo signore dell'isola di Kiribati lascia il proprio territorio e va in Nuova Zelanda per mutamenti climatici, perché la sua isola sta scomparendo. E quindi fa ricorso al Comitato ONU dicendo: ma il fatto che la mia stia scomparendo, quindi io chiedo accoglienza in Nuova Zelanda, è possibile che io possa ricevere una forma di protezione internazionale come stato rifugiato? Perché come abbiamo visto ieri, vi ho cercato insomma di spiegare, non c'è una forma internazionale di tutela a livello di mutamento climatico per quanto riguarda le persone, ma ci sono dei permessi di soggiorno o ci sono comunque delle tutele che fa ogni Stato. E qui ci si interroga quindi il Comitato dell'ONU stabilisce o meno se il disastro ambientale può o meno violare il diritto alla vita della persona. In questo caso, in questa sentenza qua, si dice che
non c'è una violazione del diritto alla vita della persona. Per quale motivo? Perché dice l'isola di Kiribati è ancora a tempo, perché ci vogliono ancora 30 anni prima che scompaia, quindi non riconosce il fatto che la Nuova Zelanda non possa avere la possibilità di dare lo stato di rifugiato. Però dà dei principi importanti, stabilisce anche che tu Stato ti devi adoperare per comunque garantire una tutela a quella persona che fugge da quel paese per motivi ambientali. L'altro intervento invece è la sentenza Billy Australia, sempre del Comitato delle Nazioni Unite, e questo è un aspetto molto interessante invece, dove si afferma che l'Australia ha violato il diritto a godere della cultura, come diceva prima Sua Eccellenza, e della vita familiare per mancato adattamento climatico, e c'è un obbligo di risarcimento. Cioè in questo caso l'ONU dice non è vero, in questo caso tu Stato, l'Australia, devi adottare gli strumenti idonei per impedire che scompaiano le isole Torres Straits. Quindi di conseguenza sei condannato a dare un risarcimento alla persona, perché hai violato il suo diritto alla vita. Quindi vedete quanto è importante anche capire bene quanto queste persone che stanno fuggendo dai mutamenti climatici possa avere una forma di tutela. Se andiamo avanti con le slide, vediamo invece quello che accade in Europa, solo per farvi capire un breve richiamo. In Europa c'è la sentenza Verein del 2024, dove c'è un'associazione di anziani svizzeri che fanno causa, ma può andare avanti, questa l'abbiamo vista, eccola qua, Verein, eccolo qui, possiamo andare avanti, andiamo avanti, ancora avanti, perfetto, questa qui, Verein Clima del 2024, la Svizzera viene condannata dalla CEDU, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché si afferma che cosa? Che siccome la Svizzera ha adottato gli strumenti idonei a tutela degli anziani e ha creato un clima sostenibile alle loro richieste delle associazioni degli anziani, ha fatto richiesta proprio di essere tutelati, li ha condannato al fatto che c'era una violazione del diritto alla vita privata e alla vita familiare, perché non si è adeguata al riscaldamento globale. Io credo quindi questo sia importante. Adesso oggi parliamo di Oceania, ma parliamo del mondo. Vedete come il diritto, che è comunque buon senso, no? Questo lo insegna anche da avvocato oltre che da docente, debba comunque tutelare tutte le forme di spostamento di migrazione, anche perché le migrazioni non sono solo transfrontaliere, ma sono anche migrazioni interne, ci sono spostamenti interni tra paesi. Cioè io mi sposto dalla Sardegna, vado nella regione Lazio, mi sposto dal Lazio e vado nella regione Lombardia. Questo perché? Perché da qui si afferma che da qua al 2050 ci saranno numerosi spostamenti di persone, anche migrazioni interne, proprio per motivi ambientali. E l'Oceania è uno dei continenti maggiormente interessati, in quanto alcune isole scompariranno, tra cui Kiribati e anche le isole Torres Straits proprio scompariranno. Questo è un dato che ormai è certo, cioè a causa del riscaldamento globale, che non si sono rispettati gli accordi di Parigi, il tasso di riscaldamento globale è aumentato, superiore all'1,5% gradi. Queste isole purtroppo non abbiamo adottato noi stati, in generale parlo del mondo, non sto parlando solo dell'Europa, sto parlando solo dell'Italia, non sono stati gli strumenti idonei per tutelare queste persone, e poiché con il riscaldamento globale si avrà un problema similare, noi abbiamo la tutela da parte, in questo caso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'altro caso del Comitato delle Nazioni Unite, del Comitato ONU. L'ultima sentenza invece che vi richiamo è la sentenza Duarte contro Portogallo, dove anche qui, a causa dei mutamenti climatici, e poiché il Portogallo non ha tutelato questi migranti, c'è stata una condanna per violazione del diritto alla vita privata, e l'articolo 8 è il diritto alla vita familiare. Quindi immaginate quanto sia importante tutelare queste persone che fuggono dai mutamenti climatici, perché violiamo il diritto della persona. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare comunque, innanzitutto, come diceva prima Sua Eccellenza, mi è piaciuto molto, cultura, dialogo e partecipazione, che fa riferimento sempre ai diritti umani, rispetto ai diritti umani. E quindi quello che dicevamo proprio ieri, parlavamo di creare insieme una sinergia anche all'Università di Cagliari, prima c'era il professor Carlo, è importante creare una carta del dialogo tra i popoli, perché all'interno della carta del dialogo tra i popoli noi stabiliamo quali dovrebbero essere i principi fondanti di quello che intendiamo noi come cittadini del mondo, perché siamo cittadini del mondo e abbiamo il diritto di scegliere dove vivere. Grazie. Allora, aspetti professore, perché vedo che c'è una mano alzata. Sì. Una domanda. Diciamo, tutti questi casi che vanno davanti al tribunale,
quadro normativo che ancora non c'è. Che ordini questo che lei ha portato? Allora, si sta cercando di dare un quadro normativo. Per esempio, l'Italia a livello di mutamento climatico ha adottato con la legge 132 del 2018 il permesso per motivi di calamità naturali. C'è stato il cosiddetto primo decreto legge Salvini, la legge 132 del 2018. Successivamente nel 2020 c'è stato il decreto Lamorgese, che è la legge 173 del 2020, parlo a livello nazionale, poi le parlo a livello europeo e a livello internazionale, dove in realtà, poiché la legge 132 del 2018 ha previsto i mutamenti climatici solo per motivi contingenti ed eccezionali, vuol dire che ci doveva essere comunque uno tsunami, un'inondazione, un'alluvione, e quindi era molto difficile concedere questo permesso per calamità naturali. Il decreto Lamorgese, la legge 173 del 2020, dice no, motivi contingenti, non più eccezionali, e quindi ci dà la possibilità anche di dare per motivi dove c'è effettivamente un'inondazione del villaggio, non solo un... Tuttavia, quel permesso di soggiorno, per esempio, adesso non può essere comunque convertito in motivi familiari, né convertito in motivi di lavoro. Quindi noi avremo dei migranti climatici che possono lavorare ma non possono convertire il permesso di soggiorno. Cioè non abbiamo una forza lavoro, questa è una criticità. La Svezia e la Finlandia invece cosa hanno fatto? Hanno adottato un permesso che consentiva anche la conversione in motivi di lavoro, occupandosi di motivi umanitari. La mia proposta che ho fatto in un contributo scientifico proprio su questo aspetto, avendo studiato anche la legge quella del Brasile, poi se volete insomma posso anche condividerlo se vi fa piacere, il fatto che la normativa europea stabilisce anche, l'articolo della direttiva europea, articolo 6, paragrafo 4, direttiva europea 115 del 2008, che nel caso di esodi massicci, quindi anche mutamenti climatici, si possa rilasciare un permesso per motivi umanitari. Ogni Stato può rilasciare un permesso per motivi umanitari. E questo confluisce in un articolo che viene richiamato poco anche a livello nazionale, che è l'articolo 20 bis del testo unico immigrazione. Quindi noi abbiamo degli strumenti nei motivi che possiamo adottare, così come a livello internazionale. A livello internazionale si pone il fatto che possiamo o meno riconoscere il diritto del migrante climatico come diritto allo stato di rifugiato? C'è un problema, per quale motivo? Perché la Convenzione di Ginevra non contempla i motivi climatici. Ma un richiamo importante dove lo fa? Lo fa la Convenzione dell'OUA del 1968 dell'Unione Africana, dove fa riferimento al disordine pubblico per tutelare la persona che fugge per motivi di disordine pubblico. E lì si potrebbe anche far rientrare il motivo ambientale. Ma i giuristi prevedono più un'estensione della direttiva europea che possa solo dare effettivamente, quindi c'è una discussione importante tra le dottrine sul riconoscimento di questa figura del migrante climatico, si stabilisce invece che la tutela dovrebbe avvenire in virtù di un permesso per motivi umanitari. Cioè, per farvi capire, che adesso non c'è più, ma sapete che ci abbiamo tutti permessi per casi speciali, mentre prima c'era, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 132 del 2018, l'articolo del testo unico immigrazione prevedeva l'articolo 5,6 un permesso per motivi umanitari, cioè motivi caritatevoli, quindi lì rientrava l'integrazione della persona, rientrava il diritto alla vita privata, rientrava la persona anche che fuggiva da un mutamento climatico, una persona che fuggiva per un matrimonio forzato, in quel caso là. Adesso devo dire che il matrimonio forzato rientra più nella figura del sfruttamento per quanto riguarda la persona per violenza di genere, quindi a tutela della Convenzione di Istanbul, è una convenzione diversa. Però il migrante climatico potrebbe rientrare in questa figura. Quindi i giuristi dicono che non possiamo modificare Ginevra con il protocollo del 1967 che va a recepire la Convenzione di Ginevra. Sapete come nasce il diritto d'asilo? No? La Convenzione di Ginevra nasce per tutelare quelle persone che nel 1951 hanno fuggito da quel paese, ma tenete conto che l'Italia, prima del 1990, tutelava solo le persone che provenivano da un paese terzo, cioè dell'Unione Europea, scusate, non un paese terzo. E c'è anche un limite geografico che è quello del 1951, cioè tutti gli eventi anteriori al 1951. Poi invece con l'intervento dell'esodo dall'Albania e il Vlore si modifica questa normativa e si concede la protezione internazionale anche ai cittadini di paese terzo, quindi anche gli albanesi. Il problema che si pone adesso, che è in discussione, faccio un breve richiamo al patto migrazione e asilo, visto che alcuni di voi mi hanno chiesto in separata sede insomma quello che si sta adottando. Il fatto che si possa delegare a un paese terzo la gestione di un migrante è al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Perché? Per la Corte di Giustizia Europea è già intervenuta per quanto riguarda l'esternalizzazione delle frontiere, dicendo che anche se una normativa stabilisce un paese sicuro, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1 agosto 2025, Alace e Campelli, 759 del 2024, ha fatto riferimento a che cosa? Che ci deve essere comunque la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di sindacare o meno quella scelta. E il problema invece che si pone ora davanti alla Corte di Giustizia Europea, io perché mi sono occupato proprio, l'ho portato io davanti alla Corte di Giustizia Europea in questo caso perché il 18 ottobre 2024 sono stato il primo a Roma a seguire il percorso di questi ragazzi bangladesi fino alla Corte di Giustizia Europea, quindi ve ne posso parlare con cognizione di causa quello che è accaduto, insomma, i mutamenti normativi. Adesso il problema che si pone, e a mio avviso è complesso da questo punto di vista, la Corte di Giustizia Europea si deve pronunciare sul fatto che un paese terzo che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra possa o meno gestire i flussi migratori. Cioè, perché voi sapete che attualmente noi possiamo, con il patto immigrazione e asilo che è entrato in vigore, si stabilisce il fatto che il paese può essere un paese terzo sicuro, paese di origine sicuro o un paese dove ci sono degli accordi di ammissione. Ma se ha un accordo di ammissione dove quel paese non ha ratificato la Convenzione di Ginevra, come posso garantire il rispetto dei diritti umani? E questo è un problema che si pone. Quindi già prima dell'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà, penso a luglio di quest'anno, dovrà o meno decidere questo aspetto. Tanto più che vi ricordo che quando noi abbiamo fatto l'accordo su l'Albania, l'Italia ha sottoscritto, la Corte Costituzionale albanese, con la sentenza del 29 gennaio 2024, aveva detto una cosa molto importante. Noi ci occupiamo, perché sia conforme alla nostra Costituzione, della gestione dei migranti. Ma il riferimento normativo sono riferimento alla normativa nazionale italiana e europea. Ora, il problema che sta vagliando la Corte di Giustizia Europea è questo qui, nonostante l'entrata in vigore del regolamento rimpatrio adesso il 12 giugno 2026. Uno Stato terzo che non ratifica la Convenzione di Ginevra può o meno gestire una persona che fugge per persecuzioni, per motivi di etnia, per motivi di orientamento sessuale, per motivi di orientamento religioso? Questa è una domanda che vedremo insomma di trovare una soluzione. A mio avviso, se non c'è rispetto alle convenzioni internazionali, qualunque sia la normativa, bisogna comunque disapplicarla, perché non si può andare contro le convenzioni internazionali. Questo è il mio orientamento e quindi è quello che credo che si debba fare. Adesso vedremo cosa dirà la Corte di Giustizia Europea. Vi ringrazio. Grazie professore. Questo sì, Come? Un'altra domanda? Allora, posso chiederle di aspettare un secondo? No, aspetta. Siccome abbiamo i tempi contingentati con Sua Eccellenza, io prima di farle... No, lo riprendiamo subito dopo, professore. No, siccome stiamo parlando, perché questa è una cosa molto importante, che poi ricollega praticamente anche la questione degli stati generali sull'immigrazione sul quale stiamo lavorando. Pertanto io vorrei che intervenisse 2 secondi almeno, così lo sente Sua Eccellenza, prima che... Sì, dottor Setsus, e poi chiediamo un saluto. Avvocato Setsu, esperto dei diritti fondamentali, grazie per essere con noi. L'avvocato guardi, se vuole rimanere poi certo. Facciamo un bel... L'idea era quella di salutare poi Sua Eccellenza con un messaggio di chiusura. Perché l'avvocato Setsu è uno dei giuristi che ci stanno supportando nel percorso che abbiamo avviato a maggio dell'anno scorso verso gli Stati Generali delle Migrazioni. E una squadra che si amplia sempre di più. Adesso abbiamo anche il professor Iafrate che non possiamo farci sfuggire. E se parliamo di percorso delle migrazioni, degli Stati Generali delle Migrazioni, non posso che ringraziare anche Carmina Conte che è arrivata con noi dalla sua 3 giorni di Film Festival a Villanova Forum. 5 giorni. Sì, 5 giorni, scusa, ho sconfoso. Che
sta andando in giro con noi per l'Italia per presentare, per fare questi convegni il percorso verso gli stati generali delle migrazioni. Quindi ringrazio di cuore e insieme possiamo farcela. Prego, avvocato. Grazie. Io conosco Elisabeth e gli altri che fanno parte di questo gruppo da diverso tempo e oggi ho sentito veramente delle cose che mi hanno toccato davvero interessanti. Non avevo preparato delle cose da dire, ma francamente alla luce dello spessore degli interventi mi sono venute altre idee che vi vorrei esporre. Sarò molto sintetico su questo punto. Di recente in Italia abbiamo fatto un referendum in cui abbiamo deciso di tutelare la Costituzione per così com'è. E quando abbiamo parlato di Costituzione, in tutte le volte che ne abbiamo parlato, che ci siamo confrontati, abbiamo spiegato anche in giro per l'Italia che la Costituzione per noi è come un cielo stellato. Quello che ogni mattina, anzi ogni sera, noi guardiamo e dobbiamo capire che orientamento prendere. Come i segni zodiacali, no? Uno si alza la mattina e dice: che giornata sarà la mia? Sono del Pesci, sono del Capricorno, quale sarà, cosa mi attenderà stamattina? E le norme che noi abbiamo sempre utilizzato, anche quando parliamo di migrazioni, sono quelle che sono apparentemente più semplici. I primi articoli, no? Dove si parla di dignità. E quella è una parola che viene un po' troppo spesso dimenticata. Quando sentiamo parlare di lavoratori italiani, no? Anche i nostri sindacati, un salario dignitoso, quante volte lo sente al telegiornale? Orario di lavoro dignitoso, condizioni di vita dignitose. E quando parliamo di migranti, quella parolina lì, perché poi alla fine, guardate, la Costituzione è così, è un fiore che sboccia, e poi da lì vedi tutti i petali, tutto quello che significa. Dignità per i migranti. Provate a pensare ai sinonimi della parola: decoro, realizzazione, considerazione del loro contributo, possibilità di realizzarsi in questo, in quel paese, nel nostro. Gliela assicuriamo? La assicuriamo ai più deboli? Guardate, io sono stato, ahimè, protagonista di una vicenda in Sardegna che aveva a che fare con la nave Alan Kurdi. La troverete anche su internet facilmente. Chi era Alan Kurdi? Ce lo ricordiamo tutti. Un bambino che insieme alla sua famiglia non aveva mai visto il mare e che una sera decide di arrivare in Europa perché nel suo paese ci sono le bombe. Salgono sul copertone di un mezzo pesante e decidono di affrontare lo stretto dell'isola di Kos. Solo che le onde non le avevano mai viste. Alan Kurdi e il fratellino vengono strappati alle mani del padre e della madre e muoiono la notte. La mattina Alan viene ritrovato come un bambolotto sull'arenile che guarda, ironia della sorte, proprio la riva opposta che voleva raggiungere. Provate a pensare a quando da bambini vi spegnevano la luce e voi dovevate dormire. Adesso pensate ad Alan, solo, al buio, di notte, in mezzo al mare. Quella è la dignità che assicuriamo? Che noi siamo gli europei, la culla della civiltà. Quando parliamo di questo sembra che torniamo indietro di 2000 anni. Già Seneca, che affrontava il problema degli schiavi nell'antica Roma, parlava di humanitas e lo spiegava ai patrizi, all'imperatore, già in quel periodo. Noi ce lo siamo dimenticati. Quando la nave, che ha il nome Alan Kurdi, viene rifiutata da tutti i porti d'Europa e anche in Italia viene rifiutato l'approdo, si decide di farla invece attraccare a Olbia. E a Olbia che cosa trovano? L'80% di quei migranti erano dei bambini scalzi. Trovano i coetanei dell'ACR che gli portano i palloncini, trovano i vigili del fuoco che organizzano un servizio per loro e poi, lo trovate anche in rete,
arrampicati sulle reti metalliche che delimitano il porto, un gruppo di persone che grida loro parolacce, che sputa loro e chi li teneva in braccio. Ne nacque una rissa verbale anche su internet, da cui ci fu uno strascico giudiziario. Per fortuna tutti coloro che difesero i bambini sono stati assolti. Allora, già li sento molta gente, no, che dice sì, ma quando noi andiamo lì non abbiamo i loro diritti. Bene, vi invito a guardare, per esempio, sempre in rete, un'inchiesta del quotidiano indipendente Indip sullo stato dei nostri CPR. Perché sono condizioni altro che dignitose. Noi non mettiamo quelle condizioni nemmeno alle stalle. Allora, come si può pensare che nei paesi stranieri si possano assicurare delle condizioni dignitose se noi per primi qui non le assicuriamo? Come possiamo dire ai guardiani della rivoluzione o al Ben Gvir di turno che noi insegniamo loro la dignità negli istituti di detenzione se noi per primi quella dignità non la abbiamo? E smettiamola anche di pensare, e concludo, ai migranti che molte volte, no, chi vuole far loro un favore dice che tutto sommato sono risorse economiche, e allora della Costituzione non abbiamo capito niente, perché la Costituzione non dice che un uomo ha la dignità se è mercificato, se ha un valore economico, se si può monetizzare. Che mi ricordi, in Italia la vendita del corpo è punita già da tempo, e anche l'induzione o il favoreggiamento della vendita del corpo. Il problema di fondo che abbiamo, e veramente adesso concludo, così rispettiamo tutti i tempi, il problema di fondo che abbiamo è un problema tecnico. Qui devo essere un po' più approfondito, ma veramente in un minuto e mezzo. Abbiamo smesso di pensare alle politiche migratorie in termini di lavoro, in termini di progresso, in termini di realizzazione. Ora, anche dal punto di vista tecnico, squisitamente tecnico, la politica migratoria è soltanto affrontata in termini di sicurezza e solo dal Ministero dell'Interno e dai suoi esperti, non dagli esperti di altri ministeri o dagli esperti di altri rami della legislazione. E quindi noi abbiamo delle norme che sono pazzesche, che sono uscite anche da ultimo nei pacchetti sicurezza. Si punisce la resistenza passiva dei migranti, solo dei migranti, non degli italiani o dei comunitari. È una norma da far rabbrividire, perché è una norma che ci fa tornare indietro a prima della rivoluzione di Gandhi. Quando Gandhi fece la sua rivoluzione con la resistenza passiva e coloro che lo accompagnavano venivano portati in cella. Noi siamo arrivati a peggio degli inglesi colonialisti. Ho concluso. La ringraziamo, dottor Setsu. Vi preghiamo di rimanere qua. Sì. Nel mentre chiamiamo domanda? Allora, io proporrei di, siccome abbiamo la chiusura, facciamo la 2 chiusura. secondi. E però il c'era microfono? anche una domanda anche c'era anche Elena prima. No, lo facciamo dopo, così liberiamo Sua Eccellenza. Sì, okay. Perché la nostra idea è quella di fare un intermezzo. Aspetti, Eccellenza, aspetti. Ha detto che faceva quello che gli dicevamo noi. Esatto, quindi retroceda. No, volevamo fare prima di tutto un brano musicale. Secondo lei, la invitiamo e non le facciamo sentire un po' di musica prima di fare. Eccellenza. Allora, perché è vero che ci sono, come hanno accennato sia Iman, sia il dottor Iafrate e il dottor Setsu, anche sulle problematiche, perché abbiamo iniziato col dire
che non vogliamo fare polemiche, però nemmeno possiamo tapparci gli occhi. Ci facciamo sentire senza fare polemiche, non è necessario. E quindi comunque le problematiche ci sono, vedo anche Silvio che si occupa anche di altre tipologie, anche tu interverrai dopo, quindi e praticamente tante sono le sfaccettature da un punto di vista perché lui si occupa di disabilità, eccetera, anche di altre fragilità. Esatto, di e altre quindi fragilità. Adesso, prima di ci salutare dal nostro vescovo, invitiamo con noi alla nostra Valentina Exer, che è una cantante internazionale di jazz, e quindi accogliamola con un caldo applauso. Grazie Valentina per aver accettato il nostro invito e di esibirti per noi. Grazie a voi, grazie per invitarci. Ecco, diciamo cosa succede, quindi facciamo un primo pezzo, e interviene il nostro vescovo per salutarci e facciamo la foto tutti con il nostro vescovo e poi continuiamo con Valentina, giusto? Sì. Sono stata brava. Grazie. Sì. You had that money 1922. You left other women naked, full of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, give me some money too. I'm sitting down and wonder what it's all about. You ain't got no money, make you put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, give me some money too. Get out of here, give me somebody too. Get out of here, give me somebody too. Grazie, quindi questo è giusto l'assaggino, quindi peccato per il vescovo che ci deve lasciare e quindi non potrà continuare a usufruire, però non mancherà occasione. E questo è anche frutto della diaspora, perché è una diaspora la nostra Valentina, quindi di origine greca, e quindi sono tutte queste cose che la diaspora e il mondo migrante porta e che dovremo imparare a valorizzare, come ha detto il nostro avvocato Setsu. E quindi questo possiamo farlo sempre come? Insieme. Certo. Insieme. Quindi il nostro vescovo adesso sì. Adesso sì. Anzi, metterei anche Rana. Lei non vuole essere ripresa. Sì. Ecco. Ma rimani con noi, Valentina.
A meno che non devi fare qualcosa di tecnico. No, invitiamo anche i professori Setsu e Iafrate, insomma, così per bilanciare un po', per la parità di genere. Allora, prima di tutto vogliamo mangiarla, questo è il nostro zainetto. Mangiarla? O mangiarla, e c'è anche da mangiare dentro, che sono dei dolcetti libanesi, quindi, però come vede il vizio va nascosto, quindi le chiediamo una specie di, non dico benedizione, insomma, però quello che ci può anche un breve assunto di ciò che le abbiamo trasmesso, se siamo riusciti a trasmettergli qualcosa stamattina, che poi in un prossimo appuntamento con lui stesso continueremo ad approfondire, visto che è sempre disponibile. Se non in seminario arcivescovile, possiamo prendere un appuntamento nello spazio. E ci possiamo pure confessare nell'eventualità qualcuno necessitasse. A Castello, per esempio. Esatto. Bene, grazie. Sì, devo andare perché la domenica per un vescovo è impegnativa per tante ragioni. Volevo... insomma, molto interessante le ultime battute anche sul tema giuridico. Teniamo conto che qualche giorno fa, dopo l'approvazione del regolamento europeo sull'immigrazione, è intervenuto un vescovo italiano che è presidente della Comesè, che è l'istituzione che raggruppa le conferenze episcopali europee, che in base all'articolo 17 del trattato fa da interlocutore istituzionale nei confronti dell'Unione Europea sulle questioni attinenti anche al nostro, e ha espresso tutta la sua preoccupazione per questo regolamento, anche citando, è bellissimo, se non l'avete fatto vi invito a leggerlo, discorso che il Papa ha fatto alle Canarie, dove chiedeva di trattare il tema dell'emigrazione non oscurando le storie, i volti dietro le statistiche, ma pensando che l'emigrazione significa quel bambino, i suoi genitori, i suoi figli, storie, nomi, volte, a volte delle ferite, è sempre tanta speranza. Il Papa a un certo punto diceva: ma che mondo è quello che stiamo costruendo se costringe a rischiare la vita per giungere ad una speranza di felicità? Questa idea che mondo stiamo costruendo deve un po' inquietarci. E qui c'è un tema che sull'Europa forse dovremmo riflettere. Quando l'Europa fu costituita da 3 persone particolari, Schuman nel 1950 fa quella dichiarazione, dice: l'Europa può contribuire ad un passo di civiltà, ma l'Europa di fronte ai rischi, di fronte alle emergenze, ha bisogno di soluzioni creative. E lui inventò la famosa comunità del carbone, dell'acciaio, tra i 2 nemici storici che era la Francia e la Germania. Quella dichiarazione è molto interessante perché non nascondeva i rischi presenti, ma invitava delle soluzioni creative capaci di rispondere ai problemi senza creare contraccolpi. Ci sono 2 questioni allora. Una è che c'è un problema come antropologico che dobbiamo cogliere. Tutti ci siamo emozionati di fronte a quella fotografia del bambino nella spiaggia, ma è un'emozione che non ha prodotto azione, che non ha avuto conseguenze, è durata. Ma questa è proprio una logica che è pervasiva di una certa potere moderno che separa le emozioni dalle azioni, i giudizi dalla politica, dalla cultura. Invece iniziative così devono ricondurci a quell'unità che salvaguarda l'uomo, che può mettere assieme l'abito, però ci tiene, l'abito e la difesa della dignità dell'uomo nel mondo, in Europa e qui a Cagliari come in Sardegna. L'altra cosa è, fu un altro referendum, prima ancora quello sulla cittadinanza, il cui esito deve però aiutarci a capire che c'è un problema educativo che non possiamo sfuggire, che altrimenti tanti
non riescono a superare i pregiudizi e poi si aggrappano a quelle grate. E ho detto l'ultima cosa, la parola pregiudizio, che è una parola molto interessante, pregiudizio, cioè un giudizio che si forma prima di cosa? Prima dell'incontro con la realtà. E l'unico modo per superare il pregiudizio è un giudizio di conoscenza che nasca dall'incontro, da esperienze come quelle di oggi, e la bellezza aiuta a superare il pregiudizio dentro un'apertura di incontro e di cultura. Grazie, buona domenica, vi aspetto per queste altre iniziative, ma non canterò. Però ballerà, ballerà. Adesso facciamo la foto, veloci tutti, facciamo la foto col nostro vescovo che deve scappare. Esatto, e poi rispondiamo a tutte le domande con sì. Allora, ci avviciniamo, ci avviciniamo. Come d'abitudine. Venite. Prego, prego, professoressa Baldussi, anche lei insomma. No? Coffee beninese in Lombardia? Sì. Roger? Bene. È il nostro... facciamo la fila anche qui sotto, dai. Della Promozione Panafricanista. Lui è del Benin e sta a Firenze. E alla sua destra un giovane imprenditore Senegal e ivoriano. Eccoci qua. Perfetto. Un'ultima. Vieni. Scusate. Aspettiamo Carmina, cioè no? A fianco a Felix, vieni qua. Il nostro pilastro, è uno dei nostri pilastri. Subito intervenuta. Prego. Ringraziamo ancora Sua Eccellenza, vi invitiamo a seguire il... Ci accomodiamo tutti per... Sì, ci accomodiamo tutti per continuare lo spettacolo di Valentina, poi rispondiamo sempre con noi docenti e dato che io mi devo spostare... Arrivederci. Sì, prego. Allora, riprendiamo. Guarda, il microfono è... Adesso continua a cantare Valentina. Io intanto faccio una staffetta, come stava dicendo... io vado a fare... faccio staffetta, 100 metri. Esatto, come stava dicendo dottor Setsu,
la questione dell'unicità rientra anche nei segni zodiacali e faccio staffetta con una persona che è nata il mio stesso giorno, anzi io sono nato lo stesso giorno suo, perché lui qualche primavera, qualche primavera, ma guarda il peso non lo so, forse ci stiamo. Quindi io mi occupo, nel mentre che vi viene qualche languorino, proseguiamo con lei e io passo la conduzione a Doreid. Grazie, prego Valentino. Space where the minimum waste and maximum joy. City lights, business night. When you require street guide desire, no place for beginners or sensitive heart. Man is left to chance. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask it, a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Lead to Chicago, Western Mall, across the north and south to Key Largo, La Each classic games was shot on box to the double cross. No need to check the license of my insurance to hold. They melt your memories, turn to gold. Eyes was like angels, but his heart is cold. No need to ask it, a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Gossip, later, Chicago, Western across the north and south to Key Largo, La Paseo.
Grazie. You've changed. That sparkles in your eyes is gone. That smile was just a careless year. It's all over now. You've changed. You've changed. Your kiss is not our soul blossom. You buried me in every way. You're breaking my heart. You've changed. You've forgotten the word I love you. Each memory that we share, you ignore every star above you. I can't realize that you ever cared. You've changed. The sparkles in your eyes is gone. The smile was just a careless year. It's all over now. You've changed. You've forgotten the word I love you. Each memory that we share, you ignore every star above you. You ever care. You've changed. That sparkles in your eyes is gone. That smile was just a careless yawn. It's all over now. It's all over now. It's all over now. You've tried. Thank you. Every morning finds me mourning. I'm alone and crying in the blues. I'm so tired of being a
morning. Every evening finds me mourning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of being the Jews. Every morning finds me mourning. Lord, I spend many days and nights alone with my grief. And I pray, really, I truly pray, somebody will come and bring me release. Every morning finds me mourning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of being the Jews. Every morning finds me mourning. So do da do da do da do da. So do da do da ba 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 da do da. So da da ba ba. See da do do da 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 do da. So da do do da 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 ba. So yeah, we do do do. So da do ba do da 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 da. Every morning finds me mourning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of being the Jews. Every morning finds me mourning. Every evening finds me mourning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of being the Jews. Every morning finds me mourning. I spend many days and nights alone with my grief. And I pray, I truly pray, somebody will come and bring me release. Every morning finds me mourning. I'm alone, I'm crying my blues. I'm so tired of being my Jews. Every morning finds me mourning. Grazie. This may come as some surprise, but I miss you. I could see through all of your lies, but still I miss you. You change your way, but it doesn't feel like mine. You change your ears, your kisses are not mine, they are not mine. She takes
but surely she can give what I'm feeling now. She takes, but surely she doesn't know how. Is it a crime? Is it a crime that I still want you, and I want you to want me too? My love is water, wider than violets. My love is solid, taller than the Empire States. It doesn't jump, and it creeps like the deepest ocean. I can give you more, surely you owe me back. Is it a crime? Is it a crime that I still want you, and I want you to want me too? My love is floating the Victoria Lake, higher than the Empire State. I can't give you more, surely you owe me back. Is it a crime? Is it a crime that I still want you, and I want you to want me too? Ultima volta. I can give you more, surely you owe me back. Thank you so much.
sente? No. Si sente? Ok. Grazie Valentina per la splendida voce che hai dato, perché come è riuscita a unire il jazz, il blues, tutta questa bellezza di musica che ti porta lontano, come si dice, la musica è sempre la linfa dei popoli. Quando tu arrivi e ti porta così in una situazione, in un mondo troppo bello, e speriamo che continui. Complimenti per quello che hai fatto. Rimani un attimino perché c'è Giulietta che ti deve salutare, ti deve dire due parole. A te Giulia. Grazie, veramente voglio ringraziarla. Lei era l'artista per ieri sera, però abbiamo avuto problemi tecnici ed è venuta qui stamattina. Mi dispiace per voi che siete domenica mattina, avete trovato una bellezza e tentazione, quindi perdonateci, però è quello che fa parte del mondo in Sardegna. Ti ringrazio. Noi non abbiamo, cioè immaginate la sua voce senza effetti per i vocali, quindi è veramente bravissima. Grazie. Grazie anche te. Grazie a te, complimenti. Musica. Certo, beh certo non mi metto a cantare perché sicuramente la mia voce è molto più bella. Un po' meno. Allora, continuiamo con la scaletta. Vediamo se qualcuno è in linea. Dottor Iafrate, abbiamo il generale in linea? Carlo, come siamo messi? Ok. Abbiamo l'ambasciatore J.R. James dell'ONU e fanno parte del donne e bambini sotto l'amministrazione di Obama. Women and Children in Obama, e quindi siamo pronti per col generale Dr. James. Dr. James, are you ready? Hello? Dr. James? Can you call? Problemi tecnici sicuramente da lontano dall'America, quindi vediamo un po' un attimino. Sì. Buongiorno, mi sentite? Sì? Non ti vediamo. No, il mio video è chiuso, se non vi dispiace, ma volevo assicurarmi che mi sentite. Sì, ti sentiamo bene. Welcome in Sardinia, Dr. James. Thank you very much, sir. Thank you so much for the invitation. Grazie per l'invito. Grazie tantissimo per l'invito. E perdonatemi per la mia assenza ieri, anche oggi aver ritardato un po', ma nulla accade per caso nel regno di Dio, come si dice, nulla accade per caso. Con il ritardo doveva essere per me diventato un privilegio ascoltare il professor avvocato Paolo Iafrate, che aveva preceduto a me, parlava riguardo immigrazione, anche i centri di accoglienza in Albania, e particolarmente ho apprezzato persona che prima di Sua Eccellenza il Vescovo ha parlato, non ho presente il suo nome, parlava di nave di Alan Kurdi. Sua Eccellenza Giuseppe Batturi. Ok, è stato eccezionale questo intervento e ammetto, confesso, che mi ha commosso a livello umano, a livello sociale, a livello psicologico, ma anche a livello di diplomazia. Immaginate che quando si parlano di diplomazia, pensano diplomazia sono fatte di ambasciatori, di un ministero degli esteri presso un altro paese, finisce lì. Come noi in America la chiamiamo il dining and wining, essere lì, presentare un paese, eventualmente in ambasciata, consolato di ambasciata, fornire qualche visti a cittadini di quel paese che vogliono andare a visitare, diciamo, paese diciamo di mandante,
quella diplomazia, purtroppo questa viene chiamata diplomazia politica. Mi permettete fare una premessa senza annoiarvi? Io non sono diplomatico di carriera, sono diciamo un diplomatico di nomina, un ambasciatore di nomina come maggior parte ambasciatori degli Stati Uniti, sono di nomina presidenziale. Ovviamente ci sono quelli che contribuiscono a elezione presidenziale con tanto denaro, e come diciamo come il loro reward, come il premio, vengono assegnati a un'ambasciata a un paese prestigioso, di cui vi assicuro tra paesi più prestigiosi non in Europa, nel mondo, uno è Italia a Roma, l'altro è che è molto sensibile presso Santa Sede, poi ci sono quelli che sono a Londra, sono a Berlino, Germania, a Parigi, in Francia, così via. Quel periodo, io venendo dal mondo militare, dal mondo di Air Force, essere nominato, non solo io, ma anche altre 2 donne militari di Pentagono, essere nominati come ambasciatori di Presidente Barack Obama e sua amministrazione, io particolarmente per i diritti umani, Human Rights, Organizzazione Donne e Bambini, che era già fondato in Casa Bianca l'ultimo periodo di Presidente Bush Jr., e questo si vedeva l'interlocuzione con varie nazioni e stati nel mondo attraverso il canale di Nazioni Unite. Non era direttamente Casa Bianca con quei paesi, ma attraverso Nazioni Unite, che una delle frutte di questa organizzazione in 2012 ha portato a firmare un accordo che era stato promosso dagli Stati Uniti e Santa Sede, tempo di Santo Padre Benedetto XVI, sul human trafficking. Il professor avvocato Paolo Iaferrate sa molto bene di questo argomento, abbiamo fatto qualche conferenza internazionali sull'argomento, e se non vado errato in italiano viene pronunciato la tratta umana, che questo è uno dei più grandi disastri che esiste, e nonostante che sono molto ottimista, ancora esiste. Il traffico umano normalmente, quella che in un senso la chiamano per prostituzione femminile, giovanile o minorile, ma non finisce lì, anche per motivi di droga. Mi dispiace dirlo, non voglio rovinarvi il vostro umore domenicale, in questa bellissima conferenza che sono onorato venire a conoscenza riguardo diaspora, è una bellissima terra di Sardegna dove la conosco abbastanza, particolarmente la Maddalena e anche il Palau, che noi per un periodo eravamo lì perché G8 doveva essere fatto lì 2009, poi è stato trasferito all'Aquila per motivo di terremoto. Anche quella era una diplomazia molto particolare, come viene chiamato il soft diplomacy, soft power. Detto questo, il discorso non è solo sul tratta umana, human trafficking, quella parte, ma human trafficking viene utilizzato anche sotto forma di immigrazione, di massa illegale o quella che è, per avere manodopera bassa, o in realtà non è manodopera bassa, signori, è un modo di schiavitù. Io parlo con le parole che mi vengono in modo spontaneo, e spero che non commetto errore, e spero che non offendo o non vado oltre i limiti culturali, sociali, psicologici, utilizzando parole non molto appropriate. Signori, 630 anni fa, olandesi prendevano africani,
li mettevano il catene a piedi, la portavano in Indonesia. Ecco perché in Indonesia esistono certi tipi di tessuto che proprio viene da Africa subsahariana. In Africa subsahariana quel tipo di tessuto, che l'ho visitato anche durante il mio periodo da ambasciatore inviato speciale di Casa Bianca, in Africa subsahariana, particolarmente paesi come Kenya e Tanzania, gli altri la chiamano batik. Sono tessuti che vengono disegnati e fatti con patate. Ora, chi è africano lo sa molto bene di che cosa sto parlando. E stesso tessuto e stesso lavoro si trovano dove? In Indonesia, migliaia di chilometri lontano. Quella che veniva fatto come un tipo di schiavitù forzata, in XXI secolo, terzo millennio, viene utilizzato come, io personalmente, come diceva anche l'amministrazione Presidente Barack Obama, io la chiamo di modern slavery o Rites and Rituals in the Modern Age, che era titolo di un libro. Quella è una nuova forma di schiavitù che persone pagano per venire, pagano per essere schiavi, pagano per essere sfruttati. C'è il perché, non è la fanno perché desiderano fare, perché noi in XXI secolo, terzo millennio, abbiamo più disinformazione che informazione, perché questa è una tattica molto particolare. Associando questa a diaspora, che c'entra tutto questo? Signori, tutti noi, io umilmente incluso, sotto una forma siamo immigrati. Ovviamente in passato io ero stazionato in Italia, Alta Italia, Aviano, ero in Germania come un pilota militare con US Air Force, ma sono stato in Italia, a Roma, come un addetto militare. Poi sono venuto, diciamo, da un ambasciatore inviato speciale per negoziare anche con il governo italiano, ma particolarmente con Santa Sede, con suo Santità Papa Benedetto XVI, Dio benedica sua anima in paradiso. Ma oggi io scelgo di stare in Italia perché è una mia scelta, perché sono un uomo, un creatura di Dio, ho la libertà, ho libero arbitrio di scegliere dove voglio vivere. Ma dove scelgo a vivere? In realtà io sono immigrato, come Dio dice sulle sacre scritture, almeno 3 sacre scritture, 3 religioni monoteistiche. Dio parla di immigrazione. Io ho scelto venire per cambiare, per dare una svolta, per vedere i nuovi orizzonti, non solo per prendere, ma per dare, per contribuire. Ecco quella che quasi sempre viene sottolineato di diaspora, e quello è il punto. Diaspora sono immigrati che portano novità, portano energia. Ho detto in italiano, se il professor avvocato Paolo Iafferati mi permette di dire, anche tutti voi, portano sangue fresco intendiamo quello nuovo approccio, questa nuova vita, questa nuova energia. Ascoltare che un artista, un cantante, canta come noi in America la chiamiamo il soul music, canta senza una musica, il background music, canta con tutta sua anima. Questa sta trasmettendo sua cultura, sta trasmettendo il suo stato d'anima, sta trasmettendo un'arte, sta trasmettendo un ambiente sociale attraverso questa voce, attraverso queste corde vocali. Ora ci sono altri che lavorano in fabbrica, ci sono altri che lavorano raccogliere in agricoltura, coltivare, raccogliere frutta, verdure e così via. Ci sono quelli che insegnano. Qui voglio aprire un parentesi, se mi permettete. Questa è una pura osservazione, non è una critica, non è una lamentela, e non è prendersi politicamente con un corrente politico.
Stati Uniti d'America nasce un paese che nasce da immigrati, tutti, come diceva il Presidente Barack Obama, o sei venuto qui o qualcuno ti ha portato qui, tranne quelli che già c'erano. E a volte in Casa Bianca, e scherzando, puntava il dito verso di me, perché di mia generazione siamo un parte maggiore di nostro sangue e sono nativi americani, tribù su. Immigrati che vengono negli Stati Uniti non sono venuti solo quelli che sono stati incatenati e sono stati portati africani che poi afroamericani, sono venuti per lavori forzati, ma sono venuti europei, sono venuti asiatici, e vi prometto, tra i primi asiatici, molto prima di indipendenza degli Stati Uniti, c'erano cinesi. Ecco perché per noi era una novità, essendo un paese popolo di vitelli, di mucche, cavalli, pecore, per noi era una novità. Era cinesi che facevano questo lavoro. Noi siamo un paese che nasciamo sull'immigrazione molto radicato, multidimensionale, multidirezionale, e tra questa multidimensionalità, multidirezionalità, c'è il lato multireligiosa, multiculturale, multilingua. E tante di questa porta ricchezza, questa che rende gli Stati Uniti d'America un paese grande, un paese che sempre è stato grande. Non c'è bisogno di qualcuno venire a acclamare che noi rendiamo America grande di nuovo, non c'è bisogno. Come diceva figlia di senatore John McCain, America has always been great. Gli Stati Uniti sempre è stato grande. Perché secondo voi? Perché abbiamo i dollari, banconote verde no, perché abbiamo quei immigrati, quelli che sono, secondo tutto, statistica mondiale, le più grandi diaspora del mondo, contribuiscono, danno tante cose. Tra una di questi che loro contribuiscono non è solo crescita economica, è crescita culturale, crescita finanziaria, crescita anche economica, crescita politica, crescita artistica, crescita tecnologica. Tanti questi che vengono da paesi asiatici, che sono i grandi cervelloni nel mondo informatica, sono quelli che contribuiscono per rendere gli Stati Uniti d'America un paese grande. Se gli Stati Uniti è nato sull'immigrazione, mi chiedo, perché oggi gli Stati Uniti, non è Stati Uniti, questa attuale amministrazione deve parlare di remigrazione. E come non bastasse, quello viene copiato da qualcuno in questa parte di Europa che parla di remigrazione. Signori, gli Stati Uniti sta soffrendo da 2025 per motivo di lavoratori, non solo quelli che vengono chiusi dentro di quello, spazi che in Italia la chiamano CPR, se non sbaglio, centro di permanenza, qualcosa di genere, quelli che ICE sta facendo negli Stati Uniti. Non è solo quello, sono tanti di questi immigrati che sono sani, sinceri, onesti, nonostante che non hanno i documenti legali a lunga permanenza, lavorano e pagano tasse. Qualcuno di voi dirà: come è possibile? In Italia non è possibile. Negli Stati Uniti da decenni ci sono persone che vengono anche da paesi vicini, vengono da Centro America, come Messico, come El Salvador, come Nicaragua, così via, lavorano e pagano le tasse. Sì, non hanno permesso di soggiorno a lungo termine, ho detto da noi green card, ovviamente figuriamoci cittadinanza. Lavorano, contribuiscono, pagano tasse, sono bravi cittadini, sono bravi esempi dei immigrati, dei diaspora, sono quelli che imparano le regole, imparano regolamentazione, imparano lingua, imparano cultura di paese ospitante, ma portano anche loro lingua, loro cultura e così via.
Se il mondo guarda a questo esempio, inizia a scoprire una cosa. Ovviamente non volevo prolungare, avevo preparato un discorso e ve lo dico molto, molto rapidamente. Ogni immigrato, e se mi permettete dire immigrato sano, se qualcuno eventualmente vuole chiedermi perché utilizzo immigrato sano, io prendo responsabilità per quello che dico io. Immigrato sano è una cosa che la pronuncio io, una cosa che più volte parlando in passato anche con direzione di Nazioni Unite, ovviamente per conto di Casa Bianca, in nostra amministrazione di Presidente Barack Obama. Immigrazione sana sono queste persone che veramente cercano nuovi orizzonti, perché no? Immigrazione sana è quelli che vengono perché il paese ospitante ha bisogno di loro, perché no? Negli Stati Uniti c'è questa regola di agricoltura 90 giorni, che i messicani possono venire per 90 giorni, lavorano lì e poi dopo quelle stagioni tornano a casa loro. Di nuovo prossimo anno, prossime stagioni vengono. C'è stata una governatrice di Stato di New Mexico, aveva chiesto, e questo succede 2017-2018, durante il periodo presidenziale di stesse persone che noi, popolo americano, non abbiamo imparato da una, esperienza non molto dolce. Quei 4 anni l'abbiamo ripetuto anche adesso dal 2025. Un governatrice di Stato di New Mexico emette una legge, un executive order, un ordinamento, di fornire a tutti i messicani che per 90 giorni erano lì, in manodopera stagionale, patente di guida, perché poveri loro non avevano alcun modo. E Stati Uniti non è Italia, e New Mexico, Stato New Mexico non è Lazio, Roma o Sardegna che prendi un autobus. Distanze lì talmente sono particolari, ci sono autobus, ma devi viaggiare probabilmente durante la notte per arrivare lì. Ecco, un governatrice, di sua spontanea volontà, fornisce un ordine esecutivo di quello Stato di dare a loro patente di guida, perché forniscono manodopera, perché contribuiscono all'economia di scala, perché danno ricchezza al paese, perché non devono avere qualcosa che li aiuta. In realtà non è per loro benessere, è per benessere di quello Stato e in conseguenza benessere nazionale. Una delle cose che diaspora è molto, ma moltissimo, è potente in questo, ma non è veramente a conoscenza di questo, noi la chiamavamo in Casa Bianca diplomazia di secondo livello. Mi ricordo il giorno venerdì, il nostro caro amico fraterno, anche nostro collega, avvocato Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, che lo saluto, parlava di discorso di il diaspora di armeni negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti, ma anche con gli ebrei. Quello che lui parlava fino a un certo livello, limite, lo comprendo. Vedete, il diaspora, che sono con l'immigrazione sana, sono quelli che sono anche accademici, tra quelli sono tantissimi, vi prometto, voi già lo sapete, siete alla conoscenza, ma se qualcuno non è molto a conoscenza, vada a vedere in università atenei italiani quanti di loro sono dottorati di ricerca, quanti di loro sono assistenti professori, sono associate professor. Più di qualcuno di loro sono anche professori, tanti di loro sono i primari di medicina e chirurgia. Ho onore e piacere conoscere alcuni di loro, l'Università La Sapienza di Roma, Policlinico Umberto I e così via. Quella diaspora, quella immigrazione sana,
In diplomazia di secondo livello fa una cosa che diplomazia regolare o diplomazia tradizionale, utilizziamo Dipartimento dello Stato, utilizziamo Farnesina, Ministero degli Affari Esteri italiano e Cooperazione Internazionale. La fa perché ho seduto in Washington DC, ambasciata lì, ho seduto in Nairobi, in Kenya, ho seduto in Sudafrica. Loro hanno un titolo diplomatico e sono diplomatici di carriera. Invece chi tutti i giorni, da quando si sveglia fino a quando va a letto, anche durante la notte, particolarmente quelli che sono sposati con persone di quel paese ospitante, loro applicano, esercitano continuamente diplomazia di secondo livello, trasmettono la vera natura, cultura e il vero spirito del loro paese di origine. Che cosa vuol dire? Perché ho utilizzato avvocato Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale? Perché ci sono un gruppo di diaspora, purtroppo, o sono influenzati o pagati, e svolgono un'attività che in gergo da noi in Washington DC viene chiamato lobby. Sa anche in Washington DC attività di lobby, e un lobbyista è una cosa illegale, ma loro lavorano per interesse di qualcuno, ora qualcuno o una società o un'istituzione o un governo e così via, o addirittura un governo terzo, anche un governo terzo. Quella attività lobby che la fanno, diciamo, un gruppo di diaspora, chiamiamola diaspora, di Repubblica di Armenia negli Stati Uniti e Washington DC contro la Repubblica di Azerbaijan, non è proprio un'attività di diaspora, è lì che ci confondiamo. Quelle che fanno un gruppo, io mi dispiace e detesto utilizzare parola di ebrei, giudaismo, che sono fratelli in tre religioni monoteistiche, ma se utilizzo questo intendo quelli che in nome di giudaismo, di ebraismo, formano che sono diaspora, loro sono immigrati in generazione, secondo, terzo, quinto generazione negli Stati Uniti. Dr. James, 3-minute time, if you please. Yes, sir. You're welcome. Concludo. Quelli che formano una cosa come AIPAC e formano una cosa di lobby, in realtà non rappresentano il paese di origine, ma rappresentano interessi. Quella è diplomazia di secondo livello, se viene conosciuto, se viene attribuito a diaspora e a immigrati, ha un valore, ha un strumento, un mezzo potentissimo. Altra cosa riguarda diaspora e stabilizzazione economica. Purtroppo la maggior parte vedono diaspora, quelli che lavorano, guadagnano i soldi, mandano a casa per, diciamo, sostenere casa in paese d'origine. In realtà diaspora stabilizza attuale situazione economica in questo paese ospitante. Un'altra cosa riguarda diaspora, che dicevo, e riguarda advocacy e attività di diplomazia, questo di lobbying, quello hanno una cosa molto particolare. Anche loro possono dimostrare in Italia che Africa non è come pensano, immigrazione che viene da Africa in Italia non è quella che pensano un'immigrazione forzata. E come si può risolvere questo? Con i centri di riemigrazione noi non risolviamo nulla. Diaspora ha una cosa ancora più potente, il lato di scambio culturale e sociale. Quello che dicevo negli Stati Uniti, la cosa che arricchisce gli Stati Uniti sono i popoli che vengono da Italia, e vi prometto non è solo lasagna, non è solo pasta asciutta e non è solo Nutella. Sono tante cose che vengono da Italia, cultura, musica, arte, lingua e tante altre cose. Lingua italiana
è seconda lingua più cercata e più studiata negli Stati Uniti. Questo il professor avvocato Paolo Iafferate lo sa, abbiamo fatto un'idea progettuale su questo, perché negli Stati Uniti viene studiato, insegnato e studiato in lingua italiana, è giusto anche promuoverla nelle università. Io vi ringrazio per questa vostra pazienza e ascolto e voglio concludere con questo. Se Diaspora era consapevole di suo potere, comprendeva una cosa. Signori, tanti pensano un potere attuale nel mondo è una bomba nucleare. Non è vero. Tutti sappiamo, tutti che abbiamo studiato anche a scuola elementare o media inferiore o superiore, il potere in natura è acqua. È acqua che nei decenni, nei secoli, forma le cose. Diaspora ha un potere come quella goccia di acqua, con sua presenza costante su quel territorio, con suo comportamento sano, con suo approccio costruttivo metodico, riesce a fare una differenza che nessun governo, nessun ministero degli esteri e nessun ambasciatore di carriera può farlo. Vi ringrazio per l'invito, vi auguro una buonissima giornata, complimenti per questo convegno. Grazie dottor James per la tesi che ha presentato, è stata una tesi molto importante dove ha toccato più di un argomento, soprattutto la diaspora, l'immigrazione, la schiavitù, anche che sotto questo nome che viene detto la diaspora dei popoli, dove ci sono dei stati che sfruttano le persone che arrivano nel loro territorio sotto forma di caporalati oppure di associazioni o di sindacati, le sfruttano e li portano a lavorare, a fare dei lavori molto disumani, perché mettiamola anche, come lei ha detto, schiavitù, le riducono in schiavitù pretendendo dei sforzi che umanamente non sono possibili, non sono sopportabili. Quindi non dimentichiamo che ha lavorato per la freedom dei popoli, che sono stati anche Thomas Sankara, c'è stato anche Martin Luther King, Nelson Mandela, hanno dato anche la vita per dire dobbiamo stare liberi, e continueremo a fare questo come coordinamento per dare la possibilità ai popoli, anche con persone come lei che parleranno di libertà di un popolo, di una dignità, soprattutto di una persona. Grazie per essere stato con noi. Adesso passiamo alla dottoressa Paola, mi hanno dato la scaletta, Pirastu Paola, non so se è in sala, prego dottoressa. Poi avremo due interventi con la dottoressa Carmina e anche con il dottore Iafferate sotto forma di un sit-in insieme, perché ci sono state delle domande che saranno fatte e discuteremo insieme. Buongiorno, benvenuta. Ecco, grazie a lei di sua presenza. Il microfono a lei. Magari mi siedo, insomma, come volete voi. Sedersi. Grazie. Siamo tutti e due insieme. Ok, grazie per la compagnia. Così. Allora, La lascio sola. non mi lascia sola. No. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, veramente. Grazie a lei della sua presenza. È un'occasione importante, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del dottor James, che era molto interessante perché era una riflessione veramente a 360 gradi su quello che in fondo è il mondo, anche il nostro. È la politica che sta in questo mondo. Tutto sta in questo mondo e quindi anche i bisogni delle persone stanno in questo mondo e noi siamo qui per ricordare questa cosa qui. Io sono un medico, lavoro nell'ASL di Cagliari, nel servizio di prevenzione e promozione della salute dell'ASL di Cagliari e mi occupo da tanti anni di medicina delle migrazioni e anche di vulnerabilità sociale, perché la salute è un bene complesso. E quindi sono qui per fare con voi una riflessione breve,
ma che credo sia doverosa fare in un contesto come questo, e quindi a maggior ragione ho aderito a questo invito, perché credo che sia veramente importante, quando si parla di diritti delle persone, ricordarsi che esiste il diritto a salute, che è un diritto fondamentale, è uno dei diritti tra i diritti universali dell'uomo. Anzi, è considerato il diritto fondamentale, quello che sta alla base di tutti gli altri, perché è evidente che senza la salute non si riesce a realizzare nessun progetto di vita. Diritto al lavoro, la cura, la salute, certo. Sono in realtà in stretto collegamento questi diritti, per cui sì, si dice che la salute, ed è giusto dire che la salute sia un diritto fondamentale, ecco perché noi ce ne dobbiamo occupare in maniera così attenta, perché senza questo appunto non si può lavorare, non si può viaggiare, non si può costruire una famiglia, non si possono fare tutte le cose che sono nei progetti di ognuno di noi. Però la salute a sua volta risente di fattori che sono estremamente importanti, per cui sono vincolanti rispetto alla possibilità di poter avere salute e poter tutelare la propria salute, quindi conservarla nel miglior modo possibile. Si parla quindi di determinanti sociali della salute. Cosa significa? Significa che ci sono delle condizioni che possiamo definire sociali, che però hanno un riflesso estremamente forte sulla condizione di salute delle persone, che può essere appunto la condizione abitativa, la condizione lavorativa, la possibilità di avere un'alimentazione adeguata, la possibilità di poter accedere ai servizi sanitari. Tutte queste condizioni che sono le abitudini di vita, sono tutti elementi che possono interferire fortemente con la salute. Vi faccio un esempio: condizioni lavorative. Non tutte le condizioni lavorative espongono a un rischio per la salute nello stesso modo, ma è chiaro che se una persona che si trovi nel suo paese d'origine o si trovi nel paese di emigrazione, e quindi di immigrazione dal nostro punto di vista, si trovi in una condizione particolare di rischio perché magari non è in grado, per motivi di barriera linguistica, di conoscere esattamente le procedure di sicurezza del proprio lavoro, oppure è esposto per tutta una serie di motivi che noi conosciamo bene a un rischio elevato, perché il tipo di lavoro a cui di solito è destinato, perché le modalità di lavoro a cui in qualche modo è deputato sono particolarmente rischiose, è chiaro che la sua salute ha un rischio specifico e quindi gli infortuni sul lavoro, ad esempio, o le malattie lavorative sono comunque, le malattie professionali sono comunque un tema importante. Quindi fattori che condizionano la salute. Abbiamo detto anche l'accesso alle cure è di per sé un elemento limitante e quindi ad esempio noi ce ne occupiamo da questo punto di vista perché questo è il nostro lavoro. Cosa serve perché le persone possano accedere alle cure e quindi possano non solo curare le malattie, attenzione, che questo è un aspetto importante ma non è l'unico, possano anche preservare la propria salute, ok? Servono tre cose: servono una normativa che ci consenta di attivare queste cure comunque, serve dei servizi che permettano alle persone di accedere a queste cure, serve anche una rete sociale. Poi questa ve la spiego per ultima perché secondo me è un elemento ugualmente importante. Noi stiamo parlando di persone che lasciano il proprio paese d'origine, stiamo parlando soprattutto di migrazioni forzate, ok? Quindi persone che lasciano un paese dopo aver vissuto delle situazioni anche difficili,
e quindi lì c'è già un qualcosa che può minare la loro salute. Può, non è detto che lo faccia, ma lo può fare. C'è un percorso migratorio che può essere difficile e che quindi può minare la salute di queste persone. C'è la condizione nel nostro paese che, come abbiamo detto, può essere un ulteriore problema. Perché? Perché anche la collocazione sociale, il fatto di trovarsi in condizioni di indigenza, ad esempio, il fatto di non avere una rete familiare di supporto, sono tutti elementi che possono fortemente destabilizzare le persone e creare una difficoltà. Esiste però una normativa, per fortuna. In Italia esiste una normativa molto forte che consente alle persone di curarsi a prescindere dalla condizione amministrativa. Al 99% delle persone, non posso dirvi al 100% perché non è esattamente così, però diciamo al 99% delle persone la nostra normativa permette di accedere a... non è che concede, riconosce, perché non è una concessione, riconosce il diritto alle cure. E quindi, diciamo, dal punto di vista normativo, nella teoria è tutto possibile. Il discorso è che la teoria, perché diventi pratica, ha bisogno di strutture, ok? Ha bisogno di elementi. Io vi posso raccontare quello che facciamo noi nel nostro territorio, nell'ASL di Cagliari, quello che facciamo da tanti anni per fare in modo che le persone possano effettivamente curarsi. Sulla base della normativa vigente abbiamo attivato dei servizi. Il mio servizio è stato diretto per tanti anni, cioè fino a 2 anni fa, dalla dottoressa Tilocca, che penso conosciate, che ha fortemente voluto l'attivazione di servizi in modo dinamico, nel senso che ci siamo sempre interrogati su cosa servisse, su quale fosse la richiesta delle persone, in modo che tutto quello che noi abbiamo fatto e previsto fosse quello che noi avevamo percepito e avuto come feedback dalle persone per poter attivare dei servizi adeguati. Quindi che cosa facciamo nel nostro servizio? Intanto prendiamo in carico le persone che arrivano subito, cioè le incontriamo subito, le intervistiamo subito, facciamo subito una prima visita in modo da avere un'idea di massima del bisogno di salute. Le persone che arrivano nel nostro territorio arrivano per vari canali, ma soprattutto ci sono 2 canali tracciati, che sono gli sbarchi diretti dalle coste del Nord Africa e gli arrivi dalle altre frontiere italiane, e quindi sono molto spesso già richiedenti asilo. Queste persone hanno dei bisogni di salute? Sì, assolutamente. Li vogliamo conoscere? Sì, ne abbiamo bisogno. E quindi da questo nasce l'inizio di un percorso. Una parte di queste persone saranno ovviamente ospitate nei centri d'accoglienza per richiedenti asilo, e questo ci permetterà, col supporto degli operatori, di attivare dei percorsi di salute in tempi rapidi. Perché riusciamo ad attivare questi percorsi? Perché di fondo noi abbiamo 2 strumenti che sono dedicati alle persone che stanno nei centri d'accoglienza, ma sono dedicati anche alle persone che stanno sul territorio, perché non ci dimentichiamo del territorio dove le persone vivono, lavorano, con un permesso di soggiorno, senza un permesso di soggiorno, in varie condizioni. Abbiamo quindi degli ambulatori che ci permettono, ad esempio, di attivare il famoso codice STP, che è la tessera, diciamo così, il codice temporaneo per l'assistenza sanitaria dedicato alle persone che non hanno un permesso di soggiorno o che non hanno ancora un permesso di soggiorno, perché possono essere persone che hanno anche già sulla carta il diritto, ma di fatto manca loro un pezzettino per arrivare a vederlo riconosciuto. E noi possiamo sopperire, perché c'è una legge specifica che ci dice: è una persona vulnerabile? Sì, allora lo puoi fare temporaneamente, e li supportiamo per raggiungere poi l'obiettivo di avere poi la documentazione che serve per iscriversi al sistema sanitario nazionale, cioè aver la tessera sanitaria.
L'altro strumento infatti che abbiamo si chiama COSSI, forse lo conoscete, è uno sportello d'ascolto e di supporto, quindi di orientamento ai servizi presenti sul territorio, perché le persone che arrivano sono persone ovviamente di varia cultura, di varia provenienza, ma anche di vario livello culturale ovviamente. Qualcuno riesce a orientarsi in autonomia, ma siccome neanche tutti i nostri connazionali riescono a orientarsi in autonomia su tutti i percorsi del nostro sistema sanitario, che non è semplice, questo supporto è assolutamente indispensabile per le persone straniere. Cioè noi diamo in fondo con la normativa una carta di credito, ma dobbiamo dare le istruzioni per utilizzarla. E questo è importantissimo, noi lo riteniamo fondamentale, quindi questo lo facciamo dal 2009, ok? Perché esiste dal 2009 questo sportello. Perché? Perché la normativa che esiste è anche una normativa complessa, è una normativa di nicchia, una conoscenza di nicchia, perché non tutti gli operatori la conoscono. Quindi non tutti gli operatori sanitari e non tutti gli operatori del sociale conoscono questa normativa, e quindi conoscerla significa dare alle persone lo strumento di cui hanno bisogno per poter camminare nell'ambito della salute. Sì? Perché noi nel 2009, lei ha toccato questo argomento sul 2009 con la... Ah, non si sente? Sì, facciamo un podcast insieme perché è bello anche scambiarsi le informazioni che noi abbiamo attraversato in questi anni, perché noi siamo qua dal 1980 presenti qua in Italia, siamo venuti come studenti, poi siamo rimasti perché la Sardegna ci piace e anche i sardi ci piacciono ancora di più. Ma la moglie è anche sarda e gli amici sono della Sardegna, e questo è un grande onore essere presenti anche oggi a parlare di queste situazioni. Di ciò che lei ha parlato nel 2009, noi con la dottoressa Quacquero e la provincia, lei ha conoscenza sicuramente, abbiamo proposto questo percorso creando un vademecum e proponendo anche di creare uno sportello per lo straniero. E il vademecum che abbiamo fatto era in 5 lingue. L'abbiamo distribuito in vari ospedali, nelle questure e anche nei poliambulatori. Perché? Perché molti dei ragazzi che arrivavano qua erano disorientati. Sì, c'era la norma di legge, c'era tutto quanto che poteva dare i primi supporti, perché molte volte quando molti ragazzi che arrivavano qua non c'erano tutte le coordinamenti, non c'era il coordinamento delle diaspore, non c'erano tutte le associazioni di supporto, non c'erano i mediatori che ti assistevano, ti seguivano, quindi ancora tutto era in riforma e si stava formando. Con che cosa? Con noi come piccole associazioni e gruppi di studenti che erano presenti qua, che conoscevamo attraverso chi ha fatto medicina, ha cominciato ad avere dei colleghi medici che le hanno detto voi stranieri come, e quindi da lì è partito il percorso. Conseguenza siamo arrivati al punto di creare questo piccolo libreccino dove abbiamo inserito la più importante cosa, i numeri di poliambulatori, di ambulanza, di ospedali, di riferimento, come deve fare la carta di identità, se sta male chiamare 118, quindi tutti questi percorsi che siamo arrivati fino a oggi, che l'assistenza è arrivata a un punto di darti un'opportunità, un diritto ulteriore. Noi l'abbiamo messo tra due parentesi, un diritto ulteriore sulla tua tutela prevalentemente, perché come ha detto la dottoressa, la legge italiana è tra le più belle in Europa su questo contesto, sotto questo contesto. Non parliamo di tasse, non paghiamo le tasse, però abbiamo la cosa più bella che esiste, che è il diritto alla salute, alla cura. Tu se ti trovi in qualsiasi altro stato, se non hai l'assicurazione di salute, per la tua salute, anche se risiedi, non hai il diritto di essere ricoverato, neanche di essere curato.
conseguenza, io arrivo anche dal Libano, io parliamo dell'Europa, se non parliamo del Libano, parliamo dell'Europa. In molti stati, se non fai un'assicurazione prima di partire e ti succede qualcosa, fatalità, perché noi partiamo sempre che stiamo bene, però non sai cosa può succedere perché nessuno lo sa, giusto? Devi fare una preassicurazione salute, se no tu non hai il diritto di essere curato, mentre qua in Italia se hai documenti, non hai documenti, hai soggiorno, non hai il soggiorno, cadi per terra, ti arriva al 118 e ti cura. Quindi il diritto del rispetto della tua salute e la tua dignità come essere umano. E questo complimenti all'Italia, che ancora lo Stato italiano e il Parlamento italiano insiste, perché è stato chiesto di privatizzare, però insiste a lasciarlo pubblico. E questa è una gran cosa, e complimenti a voi, complimenti a tutte le associazioni, complimenti a tutti quanti che lavorano sotto questo profilo. Quindi come le ho detto con la Silvana, la dottoressa Attiloca, io la chiamo la Silvana perché ci conosciamo anche con lei ci conosciamo, quindi dal 1900 basta, non diciamo, perché sennò si fa il calcolo dell'età, no? Fate quello del peso che è molto adesso maturato. Vero, è maturato perché il tempo si ferma sull'anagrafico, è quello che ti senti te nel tuo cuore. E quindi, come vedete, un percorso che molti ragazzi hanno iniziato, come con l'ADMO. Rana con noi era a suo tempo con la dottoressa Vacca e con il professor Lanasa. Ti ricordi che abbiamo iniziato, quindi abbiamo messo i primi passi, poi chi c'è dopo continua, perché per queste patologie che ci sono non c'era nessuno che si interessava, se non ci fossimo stati noi piccoli che poi abbiamo dato delle possibilità a altri. Sai cosa vuol dire dare la possibilità di vita a un ragazzino che viene qua per la talassemia? E questo è un percorso che Nana Presente non vuole parlare, non vuole darmi una mano, la mia connazionale, che abbiamo lavorato tantissimo su questo, voi lo sapete. E siamo orgogliosi di continuarlo, e se siamo oggi qua è anche per continuare su questi percorsi. E grazie a loro angeli, io li chiamo gli angeli che ci sono qua sulla terra, perché li conosce il loro valore. Lo Stato conosce molto, al 70% il valore della sanità, ma quando entri dentro sai che senza di loro non c'è un percorso di serenità o di continuità per molti. Continuiamo con il suo percorso, e scusa l'interruzione, però è un podcast che dobbiamo fare anche insieme. Io sono di quelli che gli piace parlare, dire e informare, perché è anche una forma di informare. Certo. Grazie. Sì, allora, le cose che hai detto sono estremamente importanti, perché questa è una parte della tutela della salute che è fondamentale. La persona con un grave problema di salute che può essere presa in carico e curata ma noi sappiamo bene, chiunque di noi sia stato all'estero per un lungo periodo di tempo, appunto, sa quanto è angosciante l'idea di avere un problema di salute e non sapere a chi rivolgersi. Quindi questo è fondamentale, è stato fatto un grande lavoro negli anni. C'è anche un altro tipo di lavoro, che è quello che ti permette di non arrivare all'urgenza in ospedale. Quindi quello, no, che è importante che le persone sappiano dove poter accedere per fare gli esami che devono fare per mantenersi in salute, ad esempio per la prevenzione. Anche questo deve essere possibile farlo, e quindi noi crediamo che questo si debba fare. Abbiamo parlato fino adesso però di una cosa che è appunto in qualche modo stabilizzata, cioè gli ambulatori per gli stranieri temporaneamente presenti, lo sportello d'ascolto per tutte le persone che sono sul territorio e che hanno difficoltà, cioè le persone straniere che stanno sul territorio e che hanno bisogno di un'informazione o di essere guidati in qualche modo diciamo, alla fruizione di questo diritto, perché magari possono essere iscritti, li inviamo ai servizi appositi per l'iscrizione, oppure diciamo no, dobbiamo vedere un attimino qua, oppure li inviamo agli uffici dell'immigrazione, che hanno dei canali appositi per le persone che hanno una vulnerabilità specifica. Oggi abbiamo uno strumento nuovo e quindi mi fa piacere condividere con voi questa cosa, che riguarda un progetto del Piano Nazionale Equità.
e cioè è un progetto rivolto nelle ASL di 7 regioni italiane, e noi siamo tra quelle 7 regioni, e quindi nella nostra ASL difficoltà di vulnerabilità sociale e che hanno un problema specifico a accedere ai servizi sanitari. Quindi riguarda italiani, riguarda stranieri, riguarda chiunque si trovi in questa condizione, quindi tutte le persone che sono accomunate a questo punto da questa condizione. E questo ci permette di dare un servizio in più però anche alle persone straniere che hanno il permesso di soggiorno, che ce l'hanno, che però sono in condizioni magari di difficoltà sociale. È un servizio, diciamo, che ha un supporto di tipo che ha degli operatori di tipo sociale e di tipo sanitario, quindi una presa in carico a 360 gradi. Ci teniamo molto a questo progetto perché sul territorio nazionale o solo locale? Su 7 regioni. Se volete vedere come funziona questo progetto, c'è una pagina apposita sul sito della ASL. PNES povertà sanitaria. Abbiamo già aperto degli ambulatori che sono Viale Trieste, abbiamo potenziato l'ambulatorio di Viale Trieste che adesso apre 3 volte la settimana e 2 di queste è ambulatorio PNES. Abbiamo un ambulatorio a Sant'Elia e noi sappiamo che a Sant'Elia ci sono tante PNES e ASL. Forse Donchedu è Comune di Cagliari, ci siamo noi come ASL e garantiamo questo tipo di servizio. L'abbiamo aperto anche, potenziato meglio in via Romagna, perché anche quello è un punto d'accesso, in particolare per quanto riguarda via Romagna e anche Sant'Elia in particolare, ma anche Viale Trieste, per la pediatria, perché ci sono bambini che non hanno accesso per vari motivi, non possono essere iscritti col pediatra di libera scelta e quindi sono in un limbo, e noi non vogliamo le persone nel limbo, vorremmo poterle accogliere tutte quante. Quindi chiudo col terzo punto di cui vi ho parlato, anche se in qualche modo l'abbiamo anticipato. La normativa c'è, le persone che hanno una competenza e che hanno un servizio specifico per aiutare le persone ad accedere ai servizi ci sono. Cosa serve ancora? La rete sociale. La rete sociale che è fondamentale, perché non tutti riescono ad arrivare da soli e non solo, le persone hanno necessità di essere supportate, aiutate anche al di fuori del semplice ambulatorio. Tutto questo lavoro di coordinamento, di supporto e anche di interlocuzione, voglio dire, con i servizi è fondamentale, in modo che diventiamo un qualcosa di coordinato, di unitario, no? Perché tutte le persone si sentano appieno parte di questa comunità, che è la comunità sarda, se vogliamo, cagliaritana nello specifico, ma comunque di questa comunità che ha accolto le persone, anche se straniere. Non è quello il discorso, sono persone, tutti quanti. Il prossimo passo sarà premere sui comuni di creare delle consulte degli stranieri. Noi l'abbiamo proposto tanti anni fa. Però il fattore burocratico è sempre difficile. È difficilissimo. Abbiamo proposto di creare delle consulte degli stranieri presenti nel comune e fare una finestra, un forum per loro. Ci hanno promesso, ci hanno detto va bene, vediamo, sì, vedremo, saremo. Cambia amministrazione e poi va avanti. Abbiamo presentato tutti i progetti, però continueremo su questo profilo, non molleremo. Anche Cagliari al suo tempo abbiamo cercato di creare la consulta degli stranieri, però ha funzionato per una legislatura, poi dopo è andata a sciamare, perché purtroppo non c'è dietro chi preme, chi porta avanti questo percorso, ma è importante dare voce, perché sì, se tu non hai un'associazione, una consulta che lavora per te, con le amministrazioni non riesce a arrivare, si riesce, certo, perché il percorso burocratico è lunghissimo e chi si accorge è quello che vive qua. Lei sa quanti stranieri vivono solo nel quartiere Marina? Lo so, sono tantissimi. A Sant'Elia. Sant'Elia, e per quello abbiamo aperto Sant'Elia. Quindi perché non gli si dà un
sportello per loro? Il nostro è uno sportello, abbiamo potenziato anche gli amministrativo, certo. Questi sportelli che abbiamo noi del PNES sono sportelli che sono anche amministrativi, ok? Quindi non solo sanitari ma anche amministrativi, perché abbiamo fatto esattamente questo ragionamento. Serve, ma in questo progetto esiste la possibilità e noi avremmo il piacere e la necessità anche di confrontarci con i leader, con i rappresentanti delle comunità straniere, certo. Del comune, va bene, poi sì, Ci proviamo. Il centro Caritas non riesce, via Chiusa, non riesce a coprire tutto con il suo piccolo poliambulatorio che è stato creato, l'abbiamo creato anni fa, però c'è da stare più vicino e da dare più informazione, anche che gli amministratori vengono anche loro verso di noi dobbiamo anche noi sempre andare verso di loro, e questo purtroppo è un inferno che prima o poi riusciremo a raddrizzare. Speriamo. Dovremo. Leggi questo progetto che secondo me è in linea con le tue riflessioni, quindi perché noi chi l'ha scritto crede molto a questa cosa. Io penso alla mamma che è in attesa, arrivata qua, non parla in italiano, no? E si trova in una situazione dove gli arrivano le contrazioni. Cosa fa? Chi chiama? Come si comporta? O un fatto improvviso, per esempio, sì. No? O un momento di pressione che non riesce a dominare, e cosa fai? Certo. No? Una colica renale. Sì. Perché non tutti viviamo 50 persone insieme. No, persone certo. che purtroppo non riesce a... Però la mamma io vorrei poterla avere nei nostri ambulatori e quindi darle l'informazione del percorso che dovrà fare prima che arrivino le contrazioni. Io vorrei che quella mamma potesse sentirsi accolta. L'avete fatto voi al Policlinico, giusto? L'avete creato una... Sicuramente. Sì, una linea rosa, com'è? No, no. No. Le donne straniere che vengono. Quello è un problema. C'è per le persone che vengono straniere, manco quello. I mediatori linguistico-culturali sono il problema per tutti. Sono un problema per tutti, continuano ad essere una grande difficoltà, quindi c'è all'interno del progetto Fami Salute, c'è, esatto, quello, il codice rosa è per le violenze, però il progetto Fami Salute prevede la mediazione linguistico-culturale. Quello non è sicuramente la soluzione definitiva, però è un grande aiuto. Anche due gocce. Quindi speriamo che con le forze di tutti, quello che dicevamo, mettendo insieme le forze di tutti, dobbiamo arrivare a garantire l'accesso alle cure, quindi garantire un diritto delle persone che per noi che lavoriamo nel sistema sanitario è un dovere di conseguenza. Assistere e garantire la salute è un dovere che noi sentiamo molto. Grazie a tutti. Grazie a lei di questa bellissima... Grazie a lei di questa bellissima intervista, io la chiamerei così, che insieme arriveremo e qualcosa ci sarà. Ok? Grazie della sua presenza. Adesso come scaletta ci dobbiamo essere con dottoressa Carmine. Venga. La dottoressa Carmine ha un volto giornalistico molto conosciuto qua in Sardegna, ha combattuto anche per gli stranieri presenti e quindi noi... Ah, va bene, intanto la mia voce arriva, tranquilla. Sì? Vieni Carmine. No, scusate, sono le 13:30, io penso che siamo tutti stanchi. Siete stanchi? Quanto? Siete tutti stanchi? No, questo non funziona. Dai, tenga questo. Siete tutti stanchi, è l'1:30, mi pare che a quest'ora fosse prevista la chiusura, non mi pare, non era previsto l'intervento. Chi è? Eccolo là, chi altro doveva intervenire? Ma no, io posso solo dire due cose, ma proprio a carattere informativo, che mi sembrano anche importanti.
sto seguendo da tempo con Elisabeth le tante iniziative per costruire un mondo migliore, che sembra una battuta, ma insomma è battuta fino a un certo punto. Io sono appena rientrata da 5 giorni del Life After Oil International Film Festival, che è arrivato alla 13ª edizione e sono 6 edizioni che viene fatto in questo piccolo comune che è Villanova Forro. 5 giornate, perché oltre alle proiezioni dei film in concorso, che erano 29, distribuiti su 5 sezioni diverse, c'erano una serie di eventi collaterali. Mi fa piacere dire, il concorso, il festival è dedicato da sempre a 2 questioni fondamentali: la difesa e la salvaguardia dell'ambiente e i diritti umani. Il film che ha vinto il primo premio, intitolato a Giuseppe Ferrara, che è stato un grandissimo regista d'inchiesta scomparso nel 2016, 10 anni fa, è il regista che aveva fatto Il caso Moro, giusto per fare un esempio, Il sasso in bocca, I banchieri di Dio. A lui è dedicato il premio. Il primo premio è stato vinto da Niumba, pronuncio male, o meglio, Niumba, dico bene, Niumba, che non è un nome di persona ma significa casa in lingua credo Saheli. È un film bellissimo perché racconta la storia di 5 persone, 4 uomini e una donna, che dopo aver attraversato i rispettivi inferni, non inverni, inferni, provenienti da diversi paesi del mondo, fondamentalmente Africa, sono arrivati dopo traversie durate anni, cose terribili, attraversamenti di altri paesi, imprigionamenti, torture, di tutto di più, arrivano in Italia e arrivano in Calabria. E piano piano si integrano, vivono, lavorano con i contratti regolari, con un ruolo nella società importante, 4 uomini e una donna. Il film è girato interamente sulla spiaggia, che sicuramente vi ricorderà qualcosa, della tragedia di Cutro, quando morirono 94 persone, di cui 35 bambini. Inghiottiti dal mare, ma anche dalla cattiveria umana, possiamo dirlo. Ebbene, questo film è un film che non ha materiali di archivio, perché tutta gente che è arrivata, chi prima, chi dopo, non c'erano per il regista, che ne so, video di storie passate. Quindi è stato realizzato tutto, letteralmente quasi tutto sulla spiaggia, e accompagnato da immagini realizzate con la sabbia. È un film che parla di un futuro possibile, cioè questo è il futuro, di persone che arrivano dai diversi luoghi del mondo e che hanno il diritto di vivere là dove approdano, perché sono portatori di conoscenze, di professionalità, di competenze, e se non ce le hanno le costruiscono o le ricostruiscono, perché nei luoghi dove arrivano spesso non vengono riconosciute. Ecco, questo film, Niumba significa casa, con 2 significati: la casa che hanno lasciato e la casa che hanno trovato. Il futuro, questo futuro è possibile, quindi è un premio che parla di ciò che dobbiamo tutti quanti contribuire a costruire. Ma c'è un altro premio che è stato dato, questo di cui vi ho parlato è quello per i lungometraggi. C'è stato un altro premio, il premio Valeria Pedicini, dato ad un altro film, un cortometraggio che si intitola Semillas de Kivu, Kivu con la K, che non è un frutto. Kivu è una provincia della Repubblica Democratica del Congo, dove avvengono cose atroci, dove lo stupro è utilizzato come arma di guerra per far scomparire letteralmente una popolazione, e questo viene fatto dagli Hutu. Perché la vogliono far scomparire da là? Colpendo le donne, le future madri, le future mogli.
Perché? Perché lì ci sono le miniere di litio, semplicemente come dire, l'oro di questi tempi. Esatto. Allora, quelle donne atrocemente seviziate che vengono curate da un medico che ha creato una clinica, un ospedale, quanto reggono là? Quante di queste persone vorranno scappare da lì, come da altri luoghi dove ci sono guerre, conflitti, ce ne sono 60 nel mondo. Oltre al cambiamento climatico che costringe la gente ad andare via perché non c'è più nulla da mangiare in quei luoghi là, dobbiamo davvero prepararci, e le cose che sono state dette oggi sono quelli gli strumenti. Anche io non sapevo che ci fossero state condanne della CEDU per il rifiuto di alcuni paesi dell'Europa ad accogliere persone provenienti da luoghi disastrati. Il cambiamento climatico è oggettivamente una realtà. I paesi, gli stati, cosa stanno facendo? Cambiamento climatico e guerre sono le cause fondamentali della fuga delle persone dai luoghi di nascita per la ricerca di un altro futuro, o meglio, di un altro presente. Volevo portare questo messaggio e basta. Complimenti ai registi che hanno lavorato, hanno portato a testimonianza queste situazioni che affliggono certe aree del mondo. Complimenti a lei che ha raccontato, dottoressa. Allora, la scaletta prevede, dottor Paolo Iafrate, ritorniamo a riprendere il discorso, poi perché c'erano delle domande. Ha studiato nel mentre? Va bene. Vero? Se vuole. Dove ci mettiamo? Metto sul verde perché al verde speranza. Dai, questo non va, non ce lo danno. Avvocato? Dove vuole? Le domande. Questo è l'unico che funziona. Al collega, vedi? Dai, avvocato. A posto. Perché questo. Questo? No, quello che sta in blocco. Prova? Ok. Benissimo. Siamo a disposizione. Il giudice chi è? Prego, dottoressa. Allora, la prima riguarda le politiche migratorie. Lei ha accennato che attualmente non si affrontano in termini di lavoro, di integrazione, di diritti e tutto, ma in termini polizieschi, di respingimento, anche come sappiamo con Pirisi, con il dottor Pirisi? Sì. Ah, sì. Perché me l'hanno messo qua. Sì. Secondo lei crede che vi sia una diversità tra governi precedenti a quello della Meloni, o la direzione che ha preso il governo Meloni è totalmente differente a quello che succede? No, è già così da parecchio tempo. Purtroppo è vero che in quest'ultima legislazione siamo al quinto, se non vado errato, pacchetto sicurezza, ma se lei va a guardare anche addietro, il pacchetto sicurezza ormai è una locuzione che abbiamo imparato a metabolizzare da parecchio. Ogni volta che arriva un governo, pacchetto sicurezza, e il fatto di far transitare le politiche migratorie dai dipartimenti, dai dicasteri che sono dedicati al lavoro, all'economia, verso quello della sicurezza, ahimè, è stata inaugurata ben prima del governo Meloni. Adesso non ricordo se è esattamente col governo Minniti, comunque sia da una ventina d'anni fa. Con la Libia in realtà il primo accordo l'ha fatto Prodi, non Minniti. Vero? Prima ancora di Minniti. Prodi, Berlusconi, Cancellieri, e poi c'è stato... Però credo che il più devastante sia stato quello di Minniti con la Libia, perché diciamo... No, c'era già l'accordo con la Libia. Delle coste settentrionali dell'Africa
queste persone che cercavano di emigrare venivano prese dai libici e buttate in campi di concentramento, di tortura, di tutto. L'altra domanda invece era più generale, più una mia curiosità. Sempre a lui? A me? No, perché me l'ha suggerita lei con tutto quello che ci ha raccontato. Quindi si parla di diritto internazionale, ma alla fine il diritto internazionale possiamo dire che è costituito da una serie di accordi e di testi disparati che messi insieme consentono una certa azione. E poi che cos'è veramente il diritto internazionale? Domandone. Vai, rispondi. No, prego. No, tocca a te. Sì, il diritto internazionale, allora i diritti si basano su fonti, va bene? Quindi in concreto affinché venga tracciata una linea, un orientamento che poi si insegna nella manualistica o negli altri testi, il giurista deve prendere in mano le fonti, trovare tra di loro, coagularle, trovare una linea, un orientamento e poi da lì insegnarle. È chiaro che noi come prima fonte, quella fondamentale, abbiamo la Costituzione, però dal momento che nella nostra Costituzione ci sono delle norme che ci vincolano al rispetto degli accordi internazionali, allora anche gli accordi internazionali diciamo che sono fonti che hanno un grado, si dibatte da sempre nella Corte Costituzionale, eccetera, diciamo così, di grado equiparato a quello della nostra Costituzione. Quindi per prima cosa dobbiamo studiare gli accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce e ai quali l'Italia deve dare esecuzione. Ne abbiamo 1000 esempi anche di frizioni che ci sono stati con gli accordi internazionali. Non ultimo il caso di Al-Masri, dove noi abbiamo deciso di rispedirlo a casa con un aereo di Stato, in chiara violazione invece di quelli che erano gli indirizzi della Corte Penale Internazionale, alla quale aderiamo come uno dei soci principali, quindi degli aderenti principali, quindi è stato un punto di attrito e di frizione particolarmente significativo. Cos'è il diritto internazionale? Il diritto internazionale sono quell'insieme di norme che vincolano l'Italia al rispetto degli accordi, perché l'Italia non è soltanto un soggetto fine a se stesso, è un soggetto che ha a che fare con gli altri stati, con gli altri paesi, e nell'ambito di quegli accordi, la maggior parte dei quali sono dettati, per quanto riguarda perlomeno questa materia, alla preservazione della pace nel mondo. L'ONU, la Società per le Nazioni, è stata creata per questo, per evitare conflitti e per far sì che la pace durasse. Quindi il diritto internazionale per prima cosa serve a quello, poi ci sono altre materie che le sono strettamente connesse, il rispetto dei diritti civili e politici, non ultimo quello dei prigionieri, dei migranti, dei clandestini, anche loro sono oggetto di accordi. Non è che siccome sei clandestino, come succede nella vulgata politica becera a cui assistiamo negli ultimi 10 anni, sei un soggetto privo di diritti. Non è così, ci sono dei diritti che sono connaturati all'uomo di per sé. Io prima, quando ho parlato, ho citato Seneca. Dovremmo rileggercelo, perché già dal 2000 anni fa, lei sa che quando nell'antica Roma ci fu una levata di scudi sulla presenza di troppi cittadini nordafricani in città, gli imperatori si inventarono una serie di norme per consentire la permanenza di quei mestieri che erano essenziali per la vita dell'impero, e quindi si tutelarono per esempio gli scribi, si tutelarono i medici, si tutelarono le persone intellettuali. Ahimè, quelli che invece svolgevano i lavori più umili non venivano tutelati dagli imperatori. Ma questo per dire che in Italia il problema dell'immigrazione non è un problema che ci portiamo da 30 o 40 anni, è un problema che arriva da tanto tempo. Voglio dire, siamo a Cagliari, è una città fenicia, voglio dire, voglio dire, cioè, noi dovremmo ricordarci da dove arriviamo, perché oggi in Libano mi risulta che ci sia una crisi, mi risulta altresì che amici miei che sono militari in Libano hanno le bombe a 50 metri, li puntano. Non mi risulta che il governo italiano abbia assunto delle iniziative particolari per tutelare gli italiani, amici miei, coetanei miei,
padri di famiglia che sono lì su mandato delle Nazioni Unite. Sa, la Fenicia ritorna. No, volevo dire che nel mondo la storia umana è storia di migrazione. Sì. Non so, dopo la seconda guerra mondiale, per esempio, i spostamenti che ci sono stati attraverso le frontiere est-ovest, è iniziata la guerra fredda, è stata immensa, cioè sono state spostate intere popolazioni, i casi sono centinaia. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Quelle facili, non difficili. Ma Allora faccio un'altra io. c'è una domanda lì, vediamo. Dai. A chi si rivolge? All'uno o all'altro? Adesso o a entrambi? A tutti. Ah, ma è incluso? E io dirigo. Chissà rispondere, insomma. Allora, è vero che siamo Non lo vedo. facendo un teatro, perché sappiamo un po' che l'uomo potente non vuole il cambiamento. Quei discorsi li ho sentiti 35 anni fa. Speravo oggi di sentire qualcosa che mi può dare la speranza. Però questo mondo che è retto da... Allora erano 645 che decidono, no? Si riuniscono e decidono come doveva andare, Questo l'ho saputo 30 anni fa da Susan George a una conferenza a Firenze per essere preciso al Palazzo dei Congressi. E diceva proprio così. Ma che persone che si dicono in campo e che dicono se bisogna attaccare o dare un po' a questo popolo, cioè aprire un po' il documento e chiuderlo quando serve. È così che si continua. Allora, fondamentalmente io dico, c'è un problema di cultura, di mancanza di cultura, perché non sappiamo neanche noi stessi da dove veniamo, perché l'Occidente è sempre stato un posto di violenza, anche anticamente. Allora, questi giorni sono popoli che possono ancora dare l'esempio per la pace. Su questo bisogna lavorare, perché io ho smesso anche di andare ai suoi incontri, io andavo, cioè, vai nei incontri degli internazionali, dove dovete confrontiamo e parliamo seriamente, però ho smesso di andare, perché è un virus, dove non si parla niente. Allora, anche nel piccolo, cioè, possiamo cominciare a trattare qualcosa di diverso e puntare soprattutto sulla cultura. Quando sentivo quella bellissima ragazza cantare, mi sono ricordato di... Ma qual è la domanda? Non so, che ha cantato i testi per... così, siamo insieme. Mi sono ricordato molto bene, ma l'Africa si è dato, il davvero è dato, a una cultura che può ancora dare per la pace. E dobbiamo lavorare su queste cose, perché è possibile arrivarci. Se noi
almeno per quanto riguarda le esperienze che ho vissuto ultimamente con scienziati che ragionano, che vogliono pensare a qualcosa di nuovo per aiutare questo mondo, ma vivono con frustrazione perché vengono per trasmettere al mondo. E noi nel nostro piccolo siamo incoraggiati che questi stati l'elemento fondamentale per il percorso umano. Quindi noi parliamo non ragazzi. Però io dico che secondo me lei ha fatto un'osservazione non giusta, perché lei dice Occidente e Oriente, perché in Oriente non ci stanno le guerre, solo in Occidente ci sono dei conflitti. Io credo che l'immigrazione in questo caso, aspetti un attimo, lei ha fatto le osservazioni, faccio interrompere un attimo per cercare un attimo di chiarire alcune cose. Innanzitutto l'immigrazione è una realtà strutturale, non è un fenomeno emergenziale. Soprattutto in Italia dal 1970 abbiamo flussi migratori. I flussi migratori, la normativa segue la normativa emergenziale, cioè a seconda della composizione politica che va al potere, non c'entra niente destra e sinistra, decide quali sono le politiche migratorie, e questo accade anche in Europa, non accade solo in Italia. Altra cosa importante è, credo che oggi, in questi giorni, questi 3 giorni che abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo invece posto le basi per un dialogo, una speranza, come dite voi, perché abbiamo parlato di conflitti, abbiamo parlato di mutamenti climatici, abbiamo parlato di dissapori, abbiamo parlato di pace, tanta pace, abbiamo parlato soprattutto di cultura. E io faccio richiamo a 2 cose importanti. Uno, l'istruzione. Mandela diceva che l'istruzione è l'arma più potente al mondo per combattere discriminazioni, per combattere i conflitti. Quindi io quello che dico sempre ai miei studenti, ma anche altri bambini, anche quando vanno all'estero, studiate, arricchitevi, siate curiosi, come diceva Steve Jobs, siate folli. L'altro, un richiamo che faccio sempre a Mandela, è un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso, no? Perché? Perché noi siamo dei sognatori, perché se stiamo qua in questo momento siamo un po' dei sognatori. E come diceva Pascoli, dentro di noi c'è un fanciullino, no? Io questo fanciullino non lo faccio emergere, lo faccio uscire, nel senso che quando parliamo di questi temi dobbiamo anche sognare, cercare di costruire le basi per un futuro migliore per i nostri giovani. E l'altro richiamo è un grande economista, Kenneth Galbraith, che è morto qualche anno fa, che diceva che l'immigrazione è una risorsa per il paese, sia per il paese di origine, con le rimesse, sia per il paese di destinazione, per quelle attività che fa. Dice, perché non riconoscere un beneficio tanto ovvio? E questo è il quesito effettivamente che si poneva Galbraith. Io questo è un quesito che pongo a voi. Perché non riconosciamo un beneficio tanto ovvio? Per quali politiche fare? Ve lo dico io quali politiche fare. Fare in corridoi umani lavorativi, favorire ingressi regolari nei paesi di origine, fare formazione civico-linguistica, formazione professionale, favorendo poi gli ingressi qui in Italia. La legge 50 del 2023, all'articolo 23, ha stabilito dei principi che possiamo richiamare. Non c'è destra o sinistra, qui parliamo di diritti umani, in maniera tecnica. Non dobbiamo guardare il colore, perché le normative sono state fatte, normative restrittive da un governo di sinistra, sono state fatte normative da un governo di destra. Ci sono normative che potevano cambiare sia in una fazione, in un orientamento politico, sia in un altro. Quindi io credo che questo sia importante. Noi dobbiamo essere costruttori sia di pace, ma affrontare le cose con l'ottimismo. Diceva Tonino Guerra, l'ottimismo è il sale della vita, no? Grande poeta. Io credo che questo, dobbiamo essere ottimisti da questo punto di vista. Se siamo qui siamo un po' sognatori e un po' ottimisti. Quindi io credo che dobbiamo partire da queste basi, creare corridoi umani lavorativi. Dobbiamo sconfiggere il problema del traffico dei migranti, traffico di organi, prostituzione, vendita di persone. E ve lo dico perché ho cognizione di quello che faccio, sia nel mondo accademico ma anche nel mondo professionale, perché io quotidianamente colloquio con persone che sono state anche vendute nel paese. Sono passate da Dubai, vendute poi in Libia e poi arrivate qui dopo che hanno pagato un debito, anche sfruttate sessualmente. E io credo che questo dobbiamo capire, anche perché noi siamo nati in un posto dove abbiamo i diritti garantiti. E un altro richiamo lo faccio anche a noi giuristi in questo caso, no? Io la luce la vedo quando non c'è una normativa che a me non mi dà
la possibilità di dire ma perché non rispetta i diritti umani in questa cosa normativa? Allora faccio riferimento alle convenzioni internazionali. Per farvi un esempio, durante la legge 132 del 2018 alcuni avevano il permesso per motivi umanitari che era stato parzialmente abrogato, se vi ricordate. Bene, ma noi non ci dimentichiamo che abbiamo l'articolo 10 della Costituzione, il diritto d'asilo, che è riconosciuto dalla nostra Costituzione e che è riconosciuto dalle convenzioni internazionali. Parliamo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio del 51. Quindi noi giuristi facciamo riferimento alle convenzioni internazionali, che sono i pilastri su cui poggia il diritto. Cioè, non c'è fonte superiore. Quando parliamo di bambini, io faccio riferimento alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989. L'interesse superiore del minore deve essere preminente su tutto. E questo è importante. Sono principi che ci aiutano per cercare di far capire a chi non la pensa come te che il diritto deve essere buonsenso. E noi dobbiamo rispettare le persone, a prescindere da qualsiasi colore, a prescindere dalla provenienza, a prescindere da ogni religione. Noi come giuristi dobbiamo adoperarci insieme a voi operatori sociali. Prima sentivo la dottoressa parlare anche di medicina delle migrazioni, no? Io con Salvatore Geraci, immagino che lei lo conosca, lavoriamo tantissimo con Salvatore Geraci, no? Lui spiega come effettivamente a volte il migrante viene considerato una persona, un untore, quando in realtà non è così. Cioè, quindi è importante innanzitutto, come diceva prima anche Monsignore, la cultura. Diceva Don Bosco, più conosco e più sono ignorante. E questo io lo dico a me stesso. Più conosco le cose e più ho voglia di studiare, di documentarmi per conoscere nuove realtà, nuove cose, come le culture del paese. C'è una domanda lì, prego. L'intervento di Roger è molto importante. È giusto essere sognatori, ma bisogna dirsi la verità, perché è un mondo di violenza forte, anche per esempio nel Golfo, tutti questi paesi del Golfo, dove una quantità indescrivibile di violenza che fanno sugli altri popoli, portando avanti schiavitù in diverse forme, la Kabbalah, delle cose così, tutto l'Occidente vede. E bastava soltanto una piccola azione per cancellare queste forme di schiavitù dilagante che si trovano in questi paesi lì, perché per molto tempo questi paesi sono stati anche delle colonie dei paesi occidentali, però perché sono produttori di petrolio, perché sono detentori delle ricchezze, chiudono gli occhi. Dunque questo discorso su diritti umani e su le norme sono giuste, ma è l'applicazione delle norme che l'applicazione delle norme, dunque di questo che si parla. Come fare veramente quello che si insegna nell'università o nelle scuole, partendo comunque delle fonti di diritto, tutto è giusto, perché c'è stata una volontà comunque di andare incontro alla giustizia, a tutte queste norme. Dunque io penso che non basta organizzare convegni su convegni, servono i convegni, perché è un momento spesso di richiamo sul percorso che stiamo facendo, ma c'è ancora tanta. È bastato un signore, un presidente che è arrivato e il mondo ha passato il mondo in 2 anni praticamente. Guarda, non chi l'ha votato, chi l'ha messa. Tutti i percorsi che abbiamo fatto. Dunque, io penso che bisogna avere coraggio. Ma infatti la risposta che stavamo dando noi, diciamo tutti quanti noi, anche a lui, è creare un documento, no? Una carta del dialogo tra popoli,
dove si parla anche di cultura di questo, e cercare di sottoporlo all'attenzione di tutti gli stati. Questo è l'obiettivo che stiamo cercando di fare, è questo il sogno, perché è un sogno. Però proviamoci, altrimenti qui parliamo solo di cose negative, di problematiche, ma io non trovo mai il problema. È come uno viene all'avvocato, dice, guarda, ti condannano al ergastolo, ma io sono venuto all'avvocato per cercare di trovare uno strumento che mi possa o ridurre la pena o la soluzione. Se vengo qui e tu mi ci vedi condannare è inutile. E questo è il discorso. Ma noi siamo cinici e concreti, non è che non lo siamo, ma dobbiamo essere anche sognatori per cercare di migliorare le cose, altrimenti non le facciamo. Cioè, voi cosa proponete come soluzione? Il problema l'avete focalizzato e l'abbiamo anche condiviso. Qual è la vostra soluzione? Prego. Esatto, è quello che... Certo. C'è la dottoressa Conte, giusto? Ok, prego. A chi? A voi, ok. Sembra un po' più Maurizio Costanzo adesso che... È vero. È il mio docente di riferimento al master. Io sono in coordinamento didattico un master economia e intercultura e migrazioni in Medi. Salvatore Geraci è colui che cura la parte di medicina delle migrazioni. Oltre ad essere un carissimo amico, è una gran persona. Prego, dottoressa. Nel senso che poi il peso delle misure di trasformo non è paritario, quindi serve ovviamente uno bilanciamento nel mondo che ci porta a non avere
contratti di lavoro che sono facciamo noi, fondamentalmente italiani, che sono sempre chiamati da lavoro, però di fatto c'è dietro un lavoro che è precedente per tutti. Quindi io nell'idea di giudicare le persone, il fatto che le persone anche dare esigenze economiche possono sfruttarsi e nel modo anche di sfruttare senza un vincolo con il scopo, non si sia una cosa possibile, non tanto un politico. È la domanda. Vai tu. Allora, poi rispondo anch'io. Dai. In diritto bisogna fare alcune considerazioni che forse col diritto c'entrano poco, nel senso, provi a pensare all'immagine di un accordo come un contratto, va bene? Scusi se sono così terra-terra. Bene? E allora gliela faccio terra-terra. Quando lei va in banca e firma un contratto e glielo danno con una scritta piccolina così, 7 fogli, e firma qua, firma qua, firma qua. Lei se lo legge 7 pagine? No. Ok, chi è il soggetto forte? La banca. Perfetto. Allora anche negli accordi fra paesi, ahimè, esistono i paesi più forti e i paesi più deboli. Proprio l'esempio che lei ha fatto sulla possibilità di uno Stato di far emigrare i suoi cittadini e di non riconoscere però reciprocamente le condizioni ai cittadini del paese di destinazione quando entrano nel primo, beh, le cito un caso su tutti, Francia e Mali. Qualche anno fa è stata una delle cause per cui c'è stata una parziale rottura dei rapporti diplomatici fra quei paesi con, ahimè, l'ingresso di altri attori non proprio raccomandabili sullo scacchiere di quella regione africana. Quando parla del fatto che in alcuni paesi ci siano più o meno facilità di condizioni di ingresso rispetto a un altro, beh, questa è una domanda che io prima ho buttato lì nel mio intervento. A livello interno, noi in Italia dovremmo smettere di trattare il fenomeno migratorio come un fenomeno che ha ad oggetto solo delle questioni attinenti alla criminalità e alla sicurezza. Dovremmo invece promuovere l'approccio a questo fenomeno e lo studio dello stesso attraverso una prospettiva differente, come era prima, in termini di economia e in termini di lavoro, anche di solidarietà, eccetera, eccetera. Però al momento che lei ha detto facciamo un discorso a giuristi, facciamo un discorso a giuristi, facciamo un discorso materiale, va bene? Fino a quando noi continuiamo a trattare questo fenomeno soltanto in termini di sicurezza e quindi di per sé il migrante ha un bollino, chiunque esso sia, beh, allora si pongono questi problemi. D'altra parte però, anche lì c'è una logica plutocratica, nel senso che io non credo che gli stessi problemi alla frontiera vengano fatti a chi arriva con lo yacht o a chi arriva col barchino. Io non so quali controlli vengano fatti, per esempio, al miliardario di turno che arriva a Pultuquatu o a Porto Cervo e spende 20.000 euro nel locale di Briatore a notte e arriva da sultanati o emirati. Io non so chi gli controlli il passaporto, lui quando entra, quando scende con il jet privato, eccetera, eccetera. So però quali sono i problemi tecnici di chi arriva magari come rifugiato e deve dichiarare senza l'assistenza di un difensore entro le prime 48 ore se ha diritto alla protezione internazionale con domande penetranti, con, ahimè, molto spesso mediatori culturali che neanche fanno in tempo ad arrivare, avvocato neanche se ne parla, e quelle dichiarazioni poi tu non te ne libererai più per tutto il corso del procedimento, sarà difficilissimo smontarle, hai voglia a dire che c'è un'eccezione difensiva perché chiedo scusa, deformazione professionale, perché l'interessato non era assistito da un difensore, perché magari gli hanno fatto barrare una casella scritta piccolina così in cui ha rifiutato l'assistenza di un difensore senza magari neanche parlare bene la lingua, senza magari che
il diritto difensivo gli venisse spiegato decentemente, anche perché era ignorante anche quello che gliel'avrebbe dovuto spiegare, ignorante in maniera, ripeto, non offensiva, non conoscente. Quindi, ahimè, questa è la storia del mondo. Lo raccontava anche Tucidide, quali erano gli scopi delle guerre, quali erano gli esiti delle guerre. Mi sembra che ci si sia discostati tanto e sono passati migliaia di anni, anche da lì dovremmo rileggere un pochino di più gli antichi per capire i moderni. Però ecco, sì, la logica della bilateralità degli accordi a volte cede il passo alla logica della forza. Questo è. Però gli accordi si dovrebbero comunque fare. C'è un bellissimo libro, non so se le è capitato di leggerlo, Congo, della Feltrinelli. È un libro nero, guardi, l'autore è un autore belga, è difficilissimo la pronuncia, francamente non mi avventuro. È un mattone, è un libro, racconta in maniera romanzata la storia della Repubblica Centrafricana. Quindi dalle esplorazioni, dal re belga, anche l'incontro, sebbene in altro paese, di Cassius Clay per il titolo dei massimi, la schiavitù nello Zanzibar. Uno degli ultimi capitoli è dedicato all'ingresso dell'economia cinese nel Centro Africa, a come l'Estremo Oriente si stia interfacciando con il Centro Africa, al fatto che ci siano voli normalissimi di linea che portano la manodopera centrafricana in Cina, con condizioni di lavoro che non sono le migliori, va detto, ma con accordi commerciali bilaterali che vengono rispettati, portano da una parte la Cina a accaparrarsi le materie prime, dall'altra loro ad avere delle infrastrutture moderne e adeguate in tempi record, ma soprattutto un flusso di lavoratori che nel tempo poi via via è cambiato, mentre prima dalla Cina arrivava la manodopera, adesso dalla Cina stanno arrivando gli ingegneri e d'altra parte i lavoratori della Repubblica Centrafricana stanno arrivando in Cina a fare 3, 4, 5 mesi di lavoro, anche stagionale, oppure a insediarsi lì. Ora, se un paese dell'estremo oriente stanno arrivando a fare un discorso del genere e noi ci spaventiamo per 10 algerini che sbarcano nel Sulcis, la differenza è lì. Cioè, io ricordo qualche mese fa la promessa del governo italiano a chi era? Ricordo a Tunisi. Quanti erano? 180 milioni di euro per fare che? Per non fare barcare. Per fare cosa? Con un paese che è un paese che praticamente ormai è del primo mondo, che insieme al Marocco organizzerà i prossimi mondiali. Che stiamo facendo? Che accordo è? Ma che accordo è? Cioè, sono accordi talmente sballati che dall'Italia non riusciamo a espellere neanche chi è condannato con sentenza definitiva passata in giudicato. Ma, dico, forse quegli accordi li dovremmo studiare un pochino meglio, spiegare anche alla gente, perché la gente se lo chiede. Cioè, da una parte non capisce perché uno che è privo del permesso di soggiorno ma non ha commesso nessun reato deve stare nei CPR 18/X mesi, e dall'altra uno che è condannato con una sentenza passata in giudicato, che ha scontato la pena in Italia, esce e rimane in Italia per delitti gravi, non per delitti furtarelli, delitti gravi. Non si capisce. Il problema è un cortocircuito. Questo è. Questa è una situazione che siamo sempre aspetti 10 giorni e leggerà che il X miliardario del Medio Oriente, eccetera, eccetera, è nel locale Y della Costa Smeralda a spendere decine di migliaia di euro a notte. Gli hanno chiesto a lui il permesso di soggiorno? Ah, ecco. Corsia prioritaria. Mette la P sopra. C'è una mano alzata forse là? Volevo chiedere, il foglio di via, quando si parla del foglio di via in Italia... Aspetta, perché sta parlando la signora. Gli do le cose? Non si sente. Perché, ecco, non si sente. Bellissimo.
velocissimo. Perché non si sente? Ah, era un oh, ecco, va bene. Allora, rispondo un attimo alla dottoressa in relazione ai medici o le persone laureate all'estero. C'è da fare una distinzione, io lo dico anche per esperienza. Innanzitutto per quanto riguarda persone che hanno una professionalità e dove possa essere assicurato uno stipendio comunque di circa 30.000 euro, perché l'importo assegno della sociale è aumentato la metà, triplicato, quindi siamo sui 28.000-30.000 euro, posso entrare senza fare nessun tipo di flusso, ma attraverso un nulla osta, dove io, ospedale, richiedo la manodopera di quel medico che ha una laurea, che ha un titolo di studio, dove io assicuro la somma di 30.000 euro. Si chiama lavoro altamente qualificato. Lo strumento normativo nazionale è l'articolo 27 del testo unico immigrazione, che recepisce queste direttive europee che hanno stabilito lavoro altamente qualificato. In relazione al riconoscimento del titolo di studio, io scrissi qualche anno fa un articolo per una rivista, se non mi ricordo adesso dove, eventualmente lo farò avere, considera come il castello di Kafka, no? Il riconoscimento del titolo di studio. Però c'è da dire anche la motivazione per quale molte volte in Italia, essendo anche un accademico, non è riconosciuto quel titolo di studio, perché molte volte il titolo di studio conseguito nel paese di origine vi dico per esempio l'avvocato, un avvocato fa uno studio nel suo paese di origine, ma l'avvocato egiziano non è un avvocato italiano, perché l'avvocato egiziano ha studiato il Corano, ha studiato il diritto musulmano, ha studiato il diritto penale applicazione coranica, che quindi quando arriva in Italia non può essere considerato un avvocato, ma deve comunque fare degli esami suppletivi per far riconoscere quel titolo di studio, e poi eventualmente il CNF, con il Ministero della Giustizia, potranno riconoscere l'equipollenza di quel titolo di studio per iscrizione qui all'albo. Anche gli americani, Ma non è solo l'egiziano, stessa cosa negli Stati Uniti, stessa cosa, che le devo dire, altri provenienti da altri paesi, non è che solo le persone straniere. Quindi il problema che si pone sul riconoscimento del titolo di studio è un problema dovuto al fatto del percorso accademico che ha fatto. Cioè se noi andiamo negli Stati Uniti, avvocato non lo possiamo fare, dobbiamo comunque fare degli esami lì, non solo far vedere che conosciamo la lingua, tutta una serie di cose, e dimostreremo poi per la registrazione nell'elenco degli avvocati tutta una serie di cose. Così come in Spagna, l'avvocato, stessa cosa, devi far riconoscere il titolo di studio spagnolo in Spagna e poi fare anche un percorso di iscrizione con l'ordine Avocados di Madrid. Quindi questo è sicuramente un aspetto importante. Vi dico però una cosa che sicuramente vi può essere interessante. Noi abbiamo studenti da tutto il mondo che si iscrivono al master e c'è un ente del Ministero, legato anche al Ministero dell'Istruzione, ma soprattutto al MUR adesso, Ministero dell'Università e Ricerca, che è il CIMEA, dove attraverso una equipollenza di riconoscimento del titolo si valuta se il titolo dello straniero che ha conseguito nel paese d'origine sia o meno equipollente a un titolo valido per iscrizione o a una laurea o a un corso post laurea o ad altre attività che si possono fare, e questo lo si fa anche sulle professioni. E le dico che, non dico che è immediato, ma nel giro di un mese la persona ha la possibilità di beneficiare di questa attestazione, che in alcuni casi può essere anche gratuita, perché ci sono alcuni enti direttamente che tu inserisci l'ente che ti ha rilasciato il titolo, e loro ti dicono sì, equivale alla laurea magistrale, sarà compito del collegio docenti, della commissione didattica, decidere o meno se quel cittadino straniero che ha conseguito il titolo del paese di origine si può iscrivere o meno al corso di laurea, al master. Per esempio io ho avuto studenti del Benin, ho avuto studenti della Tunisia, adesso studenti libici, studenti che comunque hanno avuto la possibilità di iscrizione della Russia, no? Per farle capire, Ucraina, Moldova, quante, attraverso questo riconoscimento del CIMEA. Quindi diciamo che ci sono gli strumenti normativi, forse c'è poca informazione, questo sicuramente sì. Credo che cosa va fatto? Va fatto informazione innanzitutto anche sulla sanità. Quando io sento che mi chiama una persona e dice il bambino, i genitori non sono regolari, non lo posso iscrivere al servizio sanitario nazionale, questa è una follia, perché il bambino ha diritto alla tutela sanitaria e ha diritto all'istruzione. Cioè il pediatra del minore straniero, anche se i genitori non hanno un permesso di soggiorno,
è lo stesso del cittadino italiano e del cittadino europeo, non cambia nulla. Così come il diritto all'istruzione è garantito. Abbiamo una bellissima legge che stanno parzialmente modificando, ma la prima firmataria è Sandra Zampa, dove è stata un'eccellenza a livello europeo. Legge 47 2017, che ha riguardato all'inizio i minori stranieri non accompagnati, ma poi ha riguardato soprattutto un approccio interessante. Ad esempio, per accertare l'età del bambino non basta la radiografia del polso, non basta il rilevamento dell'arcata dentaria in ortopanoramica, ma servono un incontro tra psicologo di età evolutiva, lo psichiatra se necessario, se parliamo di un minore che ha subito un trauma, e un approccio quindi multidisciplinare che va a accertare l'età del bambino. Quindi io credo che gli strumenti ci sono, tuttavia devo dire che ultimamente nel caso di afflussi massicci la legge 50 del 2023 ha previsto che possiamo anche prevedere ortopanoramica e radiografia del polso, ma il metodo di CIGREL-PIL ha un'attendibilità del 30%, cosa che io prima dell'introduzione della legge 47 del 2007 è accaduto una ragazza che aveva partorito, aveva una conformazione ossea della persona maggiorenne, ma io ho detto guardate che la ragazza è minorenne, e fortunatamente grazie a, non mi ricordo se era Carlo Bracci che mi aveva fatto la consulenza che feci fa Carlo, ho ottenuto la possibilità di avere il riconoscimento della minore età. Quindi gli strumenti normativi ci sono, ci vuole informazione perché è importante. Altra cosa, informiamo le famiglie devono essere un veicolo, cioè dobbiamo far comprendere, e qui parlo soprattutto mi ricordo di alcuni paesi che per esempio la donna dovrebbe stare all'interno del nucleo familiare, dovrebbe seguire le questioni domestiche e il bambino deve seguire le scuole coraniche. E io mi occupo del islamico dal 2003, perché mi sono laureato con diritto musulmano del paese islamico, ho fatto una specializzazione sull'Iraq per la laurea e poi mi sono fatto un dottorato all'Università del Manara in Tunisia sul ruolo del minore nel diritto tunisino. Ho fatto missioni in Libia, in Marocco, sono stato in Brasile, ho fatto missioni come delegato ONU anche a Vienna sullo smuggling. Quindi posso dire che la conoscenza c'è, ma bisogna informare, perché a volte gli stranieri non sono informati neanche dei loro diritti che hanno. Cioè spesso si sentono che cose che non stanno né in cielo né in terra, non è che c'è cittadino minorenne ha diritto a tutti gli stessi diritti che ha diritto a un minore italiano, e questo è importante. Non solo, ma se arriva un ragazzo che poi ha iniziato a studiare e ha fatto un percorso in Italia dove c'è comunque, lui frequenta bambini italiani e ha vissuto un periodo qui in Italia, il Tribunale per i minorenni può riconoscere anche al cittadino straniero irregolare, purché non abbia commesso reati, un permesso per assistenza al figlio minore, perché si afferma nell'articolo 31, comma 3 del testo unico immigrazione, qualora ci fosse una grave compromissione dello sviluppo psicofisico del minore, il minore, nel caso il genitore venga espulso, può subire un trauma. Quindi, richiamando la Convenzione di New York, l'interesse superiore del minore, io consento ai genitori di avere un permesso di soggiorno per assistenza al figlio minore, che può essere convertito anche per motivi familiari e può essere convertito anche per motivi lavorativi. Sono strumenti importanti, ma che bisogna adottarli. Spesso non si conoscono. Prego. Sì, la legge Zampa e tutta una serie di protocolli, che il protocollo è del 2020, 9 luglio 2020, se non sbaglio. C'era quello del 2018, la direzione del GB118. Sì, lo ricordo.
Da maggio 2017, sì. Procedura multidisciplinare. Sottoscrivo. Certo. Sì, ma poi la legge 47 del 2017 è una bellissima legge che ha stabilito una serie di cose che, cioè, ha stabilito per esempio una cartella unica dove i confisco utilitari del minore che può essere fatta da qualsiasi struttura poi a verificare ciò che è accaduto in quel percorso per non fare gli stessi accertamenti, quindi maggior procurare un danno insomma al ragazzo. Se non ci sono altre domande io vorrei far mangiare questo, direi. Ah, ecco. Bene, e quindi ringraziamo ancora. C'è una domanda lì, aspetta un attimo. Non è possibile perché è necessario andare a mangiare. Quindi mi è stato dato questo ordine che io rispetto. Dopo volentieri. Ringraziamo ancora, dicevo, i colleghi, l'avvocato Sezzu e l'avvocato Diafra. Grazie a voi. Io non capisco più niente.